Ed eccoci qua! Bentrovati, bentornati ad una nuova puntata con una vecchia location. Ogni tanto torna. Ogni tanto si torna qua. Una puntata. Quest'oggi portiamo un gameplay, ma come al solito, se volete, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutto quello che pubblicheremo. Pagina Facebook da Bolero, pagina Instagram underscore da Bolero underscore, non scioglilingua, se volete vedere un po' quello che facciamo. Vi ricordiamo che i giochi che giochiamo li acquistiamo su boardhousestore.com e col 10% il codice sconto da Bolero avete il 10% di sconto sui giochi che non sono già scontati. Detto questo, l'ho preso da un ragazzo spagnolo, l'ho preso. Uguale, anch'io, ma infatti ne parleremo di questa cosa. Il gioco che vi portiamo oggi è il gioco di una casa editrice di cui Alex ha già preso un gioco da tavolo che è Ostia. Gioco con meccanica del Mancala, e invece quest'oggi vi portiamo un gioco abbastanza brenso. Stiamo parlando di Sweet Lens. Sweet Lens è un gioco da 1 a 4 giocatori, cancellate 3-4 giocatori, fate da 1-2 giocatori, perché a meno che non abbiate un pomeriggio intero per giocarci. E appunto edito dalla Ushibakoya. Io ho la copia della Devir in spagnola. Il gioco fondamentalmente, a parte 3-4 parole e il regolamento, è indipendente dalla lingua, quindi potete prenderlo anche in turco se volete. Sì. E dovremo andare a diventare i nuovi sovrani, I Gigno Massari. i nuovi Gigno Massari di questo paese, facendo più punti vittoria di tutti quanti. E che dire, c'è anche il croissant. Il croissant. Niente, noi partiamo con la nostra disamina, con la nostra sfinza di roba da dire. Metto via la scatola che ho preso Aspetta, questa era l'intro, non era... Quindi un gioco di pasticceria. Vabbè. Il tema poteva essere qualsiasi cosa, esatto. Come sempre. Sì, poteva metterci tipo anche, non so, lo spazio. Pokémon, esatto. Dove andiamo, Davis, quindi? Allora, a sto punto, visto che è tutto pieno... Non vi faremo un gameplay completo, perché altrimenti stiamo qua fino a domattina. Facciamo vedere qualche round di gioco, poi simuliamo uno score di fine partita e si va. Esatto. A questo punto andiamo nel cono sciolto. Al gelatiere. 3, 2, 1, al gelatiere! Ed eccoci qua nelle nostre terre. Ci sono le carte sotto, le vado a togliere. Allora, cosa vedete innanzitutto? C'è una plancia per tutti e due, insomma una plancia unica per entrambi i giocatori, dove avremo la selezione azioni. Notate che le selezioni del round 2 si sveleranno al round 2, del round 3 al round 3. E intorno c'è i punti vittoria, che sono di 3 tipologie in questo gioco. Sono punti vittoria normali, che sono quelli con la coppa, i punti latte, come li abbiamo noi, che sono i punti industria, e i punti delle città. Questi, tramite uno scoring finale, si andranno a settare, e grazie a questi tracciati potremo anche andare a modificare altri punteggi di fine partita. Sono 6 tracciati che corrispondono ai 3 colori che ci sono poi nel gioco, e che, come vedete, se non ci muoviamo su questi tracciati, faremo 0 punti per quella cosa, mentre più andremo a muoverci, più andremo ad aumentare il punteggio per quella determinata situazione. Ad esempio, queste sono le strade. Se staremo qua, faremo 0 punti per ogni strada che avremo. Qua 1 punto ogni 3, però vedete 1 punto ogni 2, e alla fine 1 punto ogni strada. Quindi anche lì, durante la partita, andremo a modificarci quello che andremo a ottimizzare, quello che vorremmo fare. Qua invece ci sono queste tesserine qua, che sono delle tesserine che andremo a prendere durante la partita, e ci daranno benefici istantanei, benefici quando andremo a passare, benefici una volta per round, oppure benefici continui.
Ho fatto una piccola house rule che dicono su BGG, ne ho messa una in meno del numero di giocatori, quindi almeno c'è un po' di punto di contatto, altrimenti proprio non ci si guarda. E qua ci sono tutte le azioni gratuite che potremo fare durante la partita, le Azioni azioni sin sin coste. coste, perché questa edizione è spagnola, ma come vedete c'è pochissimo testo. Ma il grosso del gioco, altre cose in comune sono queste cose qua, ad esempio sono queste due tesserine che sono degli score di fine partita. La cosa bella è che sono score che potremo fare, cioè il primo e il secondo posto, ma bisogna avere un minimo almeno di quelle cose, altrimenti non si È come guarderanno. un giocatore fantasma. Esatto. E queste qua invece sono delle milestone che noi faremo durante la partita. Appena avremo quella cosa le potremo reclamare come azione gratuita. Anche qua cosa bella è che appena se ne andranno a reclamare 3 di queste qui, le altre 2 andranno a sparire, quindi chi meglio arriva meglio alloggia. Prima arriva meglio alloggia. Questa è una piccola variante che c'è, di solito la mettiamo, è fondamentalmente l'ordine di turno, perché chi passa andrà a decidere l'ordine di turno per il round successivo. Questo è importante per questa piccola plancetta qua, perché durante l'inizio del turno andremo a decidere con dei nostri segnalini cosa andare a prendere, ok? Ci sono 3 tipologie di tesserine. Questa parte qua, che c'è un orologio, che è la parte dell'inizio della partita, quando si effettuerà l'income. Questa parte qua con l'infinito è un beneficio che avremo durante tutto il round, mentre questa parte qua con l'orologino è quando passiamo, andiamo ad attivare quella cosa. Quindi all'inizio di ogni round il primo giocatore andrà a scegliersi una di questa coppia di tessere che c'è sopra e la potrà utilizzare per tutta la partita, se potrà essere utilizzato, altrimenti nella fase di income andrà a prendere queste cose. E adesso arriviamo alla ciccia, che è la nostra plancia personale. Queste sono le nostre terre che avremo. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipologie di terreno, che c'è insomma il mare, la foresta, le montagne, i campi, e ci sarà una capitale, che è questa qua, e la nostra città iniziale dove dovremo partire. Abbiamo scelto la plancia B, che sono planche asimmetriche, dall'altra parte nella plancia A invece sono uguali per tutti quanti. Scusate, sono ancora mezzo malato. Attorno a questa città ci sono dei fari che, se andremo a collegare, ci daranno dei bonus subito e durante la fase di income, e ci saranno dei porti che sono 4 porti. E questo è importante perché, come vedete qua, se non colleghiamo dei porti prenderemo 40 punti a fine partita. Vabbè, poi ci guardiamo. Questa parte qua, plancia qua invece, sono 2 plancette, sono staccate. Questa è la plancia dell'industria e del pane. Hanno un loro nome, raga, però Del lievito. essendo in spagnolo io non so appena come hanno tradotto in inglese. E questo è il tracciato dell'industria. Noi avremo 2 segnalini per questo tracciato, avremo il carrettino e avremo il treno. Il carrettino si muoverà in questi spazi, andrà avanti, 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 avanti e attiverà i bonus negli spazi del suo colore. Quando arriveremo in questo punto qua, andremo ad attivare anche il treno, quindi il nostro carrettino sarà qua, il treno sarà messo qui e si muoverà, andrà ad attivare gli spazi verdi, che sono gli spazi più redditizi. Qua avremo il tracciato del pane, che andremo avanti, andremo a sbloccare varie cose che ci sono sotto, e in più avremo la possibilità di costruire dei conigli, poi vedremo cosa sono, anche perché nel gioco ci sono 6 tipologie di edifici. Abbiamo appunto il latte, Laboratori del latte. il laboratorio del latte, abbiamo i brownie, le tende del circo, il formaggio, hanno dei nomi molto biscottosi queste cose, però le case con l'oblò, Impasticciate, esatto, e i sacchetti del pane. Coffee shop. Esatto, i coffee shop. E sono delle tipologie di edifici che andremo a piazzare sulla nostra plancia, poi vedremo come. E qua avremo invece le nostre produzioni, e abbiamo 4 risorse base che sono i soldi, il grano, il legno e la pietra. E noi partiamo con delle risorse che ci dice la nostra plancetta personale, perché abbiamo scelto dei personaggi, io sono Carmen Miel, che parte con queste risorse base, e sulla plancetta, come vedete, sono indicate le produzioni base che noi andremo a fare, ok?
quindi quando andremo a spostare questa, andremo a aumentare la produzione, si sposterà questo piolo qua. Quando arriveremo a 9 e dovremo fare un 10, insomma passeremo con questo Alla piolo. terraforming, Esatto, dai. un po' in alto. E ogni personaggio, come vedete, ha questo edificio che è il gelato sciolto. Questo edificio in particolare lo potremo sbloccare quando avremo fatto queste mission, ok? Appena avremo queste cose, come azione gratuita, potremo sbloccare il nostro edificio. E come vedete, una volta sbloccato, ci darà un bonus che fa parte delle abilità del nostro personaggio. Alla fine dei 5 round la partita finirà e si conteranno varie cose. Noi non faremo, ragazzi, tutta la partita perché duriamo 4 ore, e anche spiegandola. Faremo sicuramente i primi 2 round in modo da coprire un po' tutto quanto quello che c'è da sapere. Andremo molto lenti all'inizio come al solito e poi andremo a simulare un conteggio di fine partita. Quindi questo è quello che vedete e ci vediamo dopo. Crema pasticcera. Ed eccoci qua, ragazzi. Siamo stati a malapena perché Sì, è tutto gigantesco. sì. Io ho 2 carte qua sotto, però Davis avrà la sua plancia inquadrata, quindi vi farà vedere Vedete lui le mie, esatto, perché come cosa vedete succede. partiremo con anche delle carte e queste carte ne potremo poi giocarle o andarle a storare, a industrializzare, innestare, chiamatelo come volete, qui sotto per avere una sorta di rendita. Ora, quello che abbiamo fatto appunto io e Alex è stato prendere le 6 carte iniziali che abbiamo appunto di prima mano, andare a decidere chi è il primo giocatore. Abbiamo già preso le nostre risorse iniziali che, come già detto, sono scritte sotto al personaggio che abbiamo scelto e a questo punto dobbiamo fare una cosa. Le cose in realtà da fare sono tutte elencate da questa sequenza di turno che fortunatamente, fortunatamente io mi sono scaricato e stampato da BGG perché ci sono in inglese. Comunque siamo in questa parte qua, quindi la prima cosa che dovremo andare a fare è scegliere quali sono le rendite del turno. Deve muovere questo, ma questo ovviamente Esatto, al primo round, è il primo non round. si muove. Poi andremo a vedere quali sono appunto le azioni che potremo intraprendere prima dell'inizio del round, perché appunto dove c'è questo orologino vuol dire prima di iniziare il round. Poi andremo a prendere i nostri income, quindi già anche il primo round prendiamo gli income oltre alle cose iniziali. E poi andremo ovviamente a pescare le carte. Vabbè, le carte le abbiamo già pescate, ma comunque dobbiamo pescare le carte. Nel primo round pescheremo 6 carte, negli altri round 5 carte. Questo perché alla fine di ogni round noi dovremo comunque avere una carta in mano. Tranne l'ultimo round che possiamo giocare tutte quante, ma non lo vedrete mai. Quindi. Esatto. Quindi abbiamo selezionato casualmente il primo giocatore, che sono io. Vi spiegheremo mano a mano anche quali sono le asimmetrie, diciamo così, dei nostri personaggi. Quindi che vinca chi fa la miglior crema pasticcera. Sono più che altro qua negli income iniziali, sono in alcuni bonus negli edifici e i bonus che abbiamo qua sotto quando andremo a attivare tutte le carte che abbiamo industrializzato. Quello sono le cose che divergono da un personaggio all'altro. Esatto. Bene. Allora, a me sembra tutto morbido e no, ragazzi, qua è un disastro. Ci sono dei round in cui si pensa un sacco perché abbiamo tantissime carte in mano, ma come sono fatte le carte? Poi se le fa vedere Sì, adesso ne gioco una così, esatto. Allora, ti dirò che io per questo turno quasi questo è un bel income, però questo non mi fa perché come in Terraforming Mars le carte hanno anche dei tag e quindi molte volte altre carte si riferiscono a dei tag, sono 6 tipologie di tag che abbiamo già giocato e se voi vedete tipo la carta qua ha in alto un costo che sono i soldi che dobbiamo spendere per giocarla, nel box al centro c'è il beneficio che ci darà quella carta, sotto c'è una fila di tag, sono 6 icone di cui alcune sono scolorite e una è in chiaro ed è il tag che c'è, mentre sotto in basso quel bonus non si guarda almeno che la carta non venga poi industrializzata, quindi non vengo speso un diamante per metterla sotto la nostra plancia e quella cosa lì sarà la cosa che attiveremo quando andremo ad attivare appunto quella riga di industrializzazione, ma adesso
poi con calma ve lo spiegheremo. vedremo, sì. Allora guarda, io decido di venire qui sotto. Lo sapevo. Quindi io avendo un piano B e avendo le azioni... Allora, questa è molto bella perché mi dà un income di legno e io e il ti fa legno pescare. ho 0, quindi prenderei un legno in più e mi fa pescare una carta. Le carte, ragazzi, le possiamo giocare, ma comunque per fare azioni ci serviranno delle carte da giocare a faccia in giù, insomma, da scartare. E quindi le carte sono anche azioni in più che potremo fare. E questa è molto bella. Un'altra, queste non le guardiamo tanto perché comunque quando passiamo avremo tipo 3 punti vittoria per ogni città che abbiamo, ma all'inizio delle partite fare le città è un casino. Sì. E questo è un punto vittoria per ogni carta giocata e anche le carte Quindi, giocate saranno esatto, poche. in realtà quelle due, scegliere Sì. quella coppia lì inizialmente non è molto Questa anche è conveniente. molto bella perché mi dà subito una tile, una di queste tile qua da piazzare immediatamente sulla mia plancetta e ogni volta che gioco una carta avrò lo sconto di 3 monete. Stavo cercando di capire quante carte vorrò giocare, ma più che altro io ho pochissimo income di soldi, in realtà ho 10, Vabbè, come me avrai. 14, Io ho 11, cosa vuoi? arriverò a 18. Quindi una carta la giocherei, però per il resto, guarda, facciamo così. Portiamoci avanti per dopo. Mi metto qua. Ok, perfetto, questo è stato fatto. Ok. Quindi ora tutti quanti prendiamo gli income che possono essere dal tablero, dal tabellone del personaggio, il tablero. E ci sarebbe un income anche qua sulle nostre plancette, ma non avendo collegato questo faro lo ignoriamo. E tutti gli income sono praticamente... Sì, prima adesso qua. prendiamo già questi qui perché abbiamo tutti l'orologino. Esatto. E poi andiamo a prendere anche quelle delle risorse base. Quindi in questo caso si prende 6 6 monete. Allora, i cubetti, quelli rosa sono da 5, quelli bianchi sono da 1, quelli blu sono da 10 e quindi vado a mettermi 6 soldi qua. E si va anche a mettere una strada. Esatto, vado a mettere una strada che ad esempio potrebbe essere... Qua mi darebbe a sua volta un'altra strada quando copro questo. Quando mettiamo strade o Edifici a o esagoni, si parte sempre dalle due città, dai esatto, due quindi devo per paesi in forza basso. partire o così, o così, o così, eccetera, eccetera. Sto pensando, scusami, vabbè, io devo avere edifici qualunque. Allora, guarda, diciamo che andiamo in qua, così andiamo già verso il primo porto. Allora, ragazzi, Quindi 6 soldi li ha presi. 6 soldi li ho presi, poi adesso vi faccio vedere un esempio di come si fanno le strade. Allora, le strade intanto devono sempre partire da una nostra capitale. Le nostre capitali hanno una cosa prestampata che attiveremo quando ad esempio metteremo sopra una nostra costruzione. Ora, le strade partono quindi e si andranno a diramare, quindi io potrei partire anche e andare in più zone, però poi dopo posso anche diramarmi, ma devo cercare di continuare. Proprio perché ad esempio per arrivare a un porto ci devo arrivare sia sì con gli esagoni, ma anche con le strade. Quando io vado a prendere delle mie costruzioni, dei miei esagoni, anche questi devono partire adiacenti alla mia capitale. Ora, se di fianco, diciamo, se io vado a installare, in questo caso ovviamente il colore deve matchare con il colore, se non ho una strada, semplicemente io metto il mio esagono qui e sono a posto. Se coprivo un simbolo, come ad esempio questo, comunque quello lo prendevo. Ma per attivare l'esagono che ho appena messo, quindi il terreno, io devo costruire una strada di fianco. In questo caso, se avessi avuto 2 costruzioni e vado a mettere la strada qui, giro entrambe. Girando entrambe cosa succede? Che vado a prendere uno dei bonus che è prestampato. Sì, ogni esagono ha i suoi, sopra. ogni tipologia di terreno ha i suoi bonus, ci sono 4 tipologie di terreno. Esatto. Che fondamentalmente il mare ti dà income di soldi, il bosco ti dà income di legno o avanzamento sui tracciati verdi, il fieno ti dà income di fieno o avanzamento sui tracciati arancioni e le montagne danno income di pietra e avanzamento sui tracciati pietra. Esattamente. Basic. Esattamente, quindi questo era un po' il quadro. Quindi adesso, per dire, quindi ho preso i miei 6 soldi e parto mettendo il mio ponte, la mia strada in questa zona. Ok, il mio income è
avanzare di 1 sulla produzione di legno, quindi da 0 vado a 1, produco un legno, e pescare una carta. Ci sono dei mazzi che sono grandi, alti come me, Esatto, sono ma più 250 che altro che carte, le tutte carte diverse. ti danno, fondamentalmente ti danno, bella questa, ti danno, sono azioni da fare, perché molte Esatto, volte dovremo spendere più carte per fare un'azione. Ok, esattamente, abbiamo fatto quella cosa, abbiamo fatto quest'altra cosa, le carte le avevamo già pescate, dovevamo fare l'income, quindi ora ci prendiamo le nostre esatto. risorse. Io parto con 10 più 4, 14 soldi, prendo 15 e do il resto di 1, e con 0 grano, ne ho fatto poco, ne avevo 7, con un legno che per fortuna ho fatto la produzione prima, e con una pietra. Io ho tutto a zero, quindi sono una merda, ho solamente 10. Minchia, sto personaggio è tosto, Ho solamente 10 soldi. Io volevo stendere gli edifici, raga, ma ci sono talmente tante icone piccoline di fianco che se ci stendiamo non No, vediamo infatti, niente. infatti. Quindi si vede delle macchie bianche, macchie marroni, macchie marroncine, quindi... eh, Esatto. Ok, Ok, adesso ora partiamo. c'è la fase Quindi, azioni. Davis è il primo esatto. di turno, le azioni che possiamo scegliere sono 4. Sono mettere un disco azione sulle varie spaziazione, giocare una carta, se abbiamo una di queste tesserine con la freccettina la giriamo e la utilizziamo, o altrimenti passare, che in tanti giochi è un'azione facile, qua quando passiamo dobbiamo fare tutta sta trafila di roba. Vai Davis, che intanto andiamo e spieghiamo. Sì, allora, io come prima cosa decido di andare a spendere una carta per fare un'azione, in questo caso quella carta la mettiamo in una pila degli Sì, si scarti. mette là. Ora come funziona posizionare un disco? I dischi sono neutrali, se sono il primo in una certa azione a fare quell'azione lì, mi costa una carta. Se Alex vuole venire a fare di nuovo questa azione dovrà spendere 2 carte, se poi io voglio tornare di nuovo a fare questa azione devo spendere 3 carte, quindi è ovviamente eh, esponenziale. Ci sono degli spazi esclusivi, quindi vuol dire che qui ci va solamente una persona. In questo caso io decidendo di venire qui cosa faccio? Vado a spendere i miei 6 di grano per andare a prendere 3 tessere. Quale vuoi? Le tessere che vado a prendere sono 2 terreni, esatto, di questi qui, e un latte, o scusami, un grigio. Ok, in questa maniera io vado a coprire, prima di tutto metterei queste 2 tessere qui e avendo già la strada costruita mi si girano e vado quindi a prendere 2 income di grano, che schifo non mi fanno. L'altro lo vado a posizionare, quindi avete detto sempre adiacente a un mio esagono, lo metto qua, coprendo questo simbolo, vado avanti di uno nel tracciato del latte, ma mi fermo su uno spazio vuoto, quindi non succede nulla, e questo ovviamente non lo giro perché non c'è una strada adiacente. Questa è la mia azione. Sì, molte azioni sono veramente basic, facili facili, altre azioni sono un po' più complicate. Ok, allora, io sono in dubbio su una cosa. Giocare una carta è buono, ma le carte io le ho sempre in mano. E qua invece se si aspetta un troppo, poi si rischia. Poi in due non è che sia tutta questa tragedia, però ci vuole. Stavo guardando le mie richieste per sbloccare l'edificio speciale. Beh, insomma, sono richieste abbastanza toste. Quella me l'ha presa lui, quindi per farle deve spendere 2 carte e sinceramente spendere 2 carte non mi va. Io temporeggio un attimo, scelgo una carta che non voglio per il momento, che sarà questa. Quindi spendo questa carta, la metto là e faccio questa azione qua. Questa azione qua è un'azione stupida, fondamentalmente, ma mi dà un dischetto. Vabbè, quello è buono invece, Mi dà caspita. uno di questi dischetti. Cosa succede questa azione? Io ho già pagato una carta, metto questo dischetto qua sulla mia plancia e successivamente, quando andrò a fare un'azione, userò questo dischetto già prepagato e anche se lo mettessi in questo spazio, ho già pagato la carta, non devo pagare la seconda carta, ad esempio. Quindi vado a prenotarmi un'azione per dopo, vedendo cosa fa Davis adesso. Ok.
Allora diciamo che, visto che tu sei venuto lì, che questa è bella, ci sono delle carte, adesso ve le faccio vedere, tanto queste qui la scarto, non so se prima l'hai detto Alex, che ci danno anche la possibilità di uno sconto se abbiamo dei tag. Sì. Ok. In questo caso, vabbè, la scarto, perché comunque 15 soldi li vedrò nell'anno del mai, e vado a piazzare un mio disco e a questo punto faccio questa azione, perché tanto Alex so che non la farebbe, quindi potrei anche farla dopo, perché io adesso vado a costruire. Quindi mi metto qua. Ora, quando noi costruiamo, vedete c'è il punto interrogativo in questa azione. Sì, questo è due, fino a 2 edifici. Questo simbolo qua col martello sono Esatto, edifici generici. esatto. Io bisogna che lo faccia perché comunque per la mia meraviglia, chiamano così, per il mio edificio speciale, ho bisogno di avere 3 costruzioni. Dove possiamo costruire? Noi possiamo costruire o negli esagoni già girati, quindi qui no, E sulle capitali. oppure sulle capitali. Non possiamo costruire da nessun'altra parte. C'è un'ulteriore regola da stare attenti, che più edifici insieme formano una città. Cosa vuol dire? Edifici diversi. Esattamente, che se io vado a prendere i miei edifici e li metto vicini e sono diversi, formo una città. Le città ci servono perché oltre ad avere il marker a parte, che diciamo qua, e ogni avanzamento di un punto città vale 2 punti vittoria, ci daranno anche degli income appunto di punti a fine round. Più città abbiamo, più income prenderemo. Quindi anche qui partire col piede giusto non è male. Ora però la scelta non è mai facile, perché magari voi a volte, sì è vero, le città vi richiede di andare praticamente in fila, però è ovvio che le cose più forti le troverete se andate verso l'alto. Quindi io per questa volta una cosa diciamo che si può fare, ad esempio io avendo già 3 spazi, ma ne ho 4 spazi, potrei costruire su una capitale, eventualmente in queste 2, e lasciare una capitale libera, ad esempio, oppure costruire attualmente su queste 2 qui e pensare dopo cosa mettere qua. Perché se io comunque metto 2 edifici uguali adiacenti e dopo ne metto comunque 2 diversi, sono comunque considerati un'unica città, quindi non vanno a spezzarla, ma vanno semplicemente a renderla più grande. Sì, anche se successivamente tipo avessi 2 città separate con 3 edifici diversi, poi le vai a unire, Esatto. dice che 2 diventano una. Quindi io cosa potrei fare? Se comunque voglio adesso un bonus da qui, devo mettere un edificio qui, l'altro edificio uguale magari qui, e poi aspettare di fare un terzo edificio diverso qua. In realtà no, perché se ne metto 2 uguali qui, no. Quindi, comunque sia, adesso andiamo a vedere cosa voglio costruire. Allora, io voglio sfruttare l'abilità del mio personaggio, che mi dice che quando io vado a prendere una di quelle tessere lì, che sono tessere che abbiamo detto fanno varie cose, potrebbero essere istantanee, di fine round, continue, che le flippi e poi le riflippi, eccetera, eccetera. Io ne prendo 2, quindi mi conviene andarlo subito a sviluppare. Per farlo devo fare questi 2 edifici, perché si parte sempre dal basso e si sale. Quindi quanto costano gli edifici? Il costo è qui di fianco. Quindi se io voglio fare il primo di questi edifici e il suo secondo, devo spendere 6 di pietra e 5 di legno. Quindi 6 di pietra li ho, 5 di legno li ho. Vado quindi a prendere questi 2 edifici. Sì, tecnicamente se ne fa uno alla volta perché Sì. dopo a cascata prendi dei bonus, quindi... Esatto. Quindi non so, io vado a mettermi questo qua e vengo a salire qui. E poi attivi quello che fa l'edificio. Attivo quello che fa l'edificio che mi dà un avanzamento qui e un avanzamento qua. E l'altro vado a mettere qua e quindi vado di nuovo ad attivare questo. Fondamentalmente questi esagonini qua vi danno il loro valore 2 volte, perché quando li girate Esatto. prendete il loro valore e quando ci costruite sopra prendete quello che c'è, Esattamente. insomma, il loro valore. Quindi... Ora per questo edificio io vado a prendere non una ma ben 2 tessere, quindi siccome inizialmente a me di avere roba non mi interessa, vado a prendere gli income e saranno ovviamente gli 8 soldi, certo, e le risorse. I diamanti servono, però... Ve l'abbiamo detto, abbiamo scelto la cosa cattiva che ci dà, abbiamo una tesserina per tipo e con questo personaggio è un disastro. Esatto, quindi Alex non me ne volere perché te lo sei scelto te stavolta. Allora le scelte a caso, quindi vabbè.
Ok, poi ovviamente Poi in realtà anche il diamante è forte, però inizialmente... i diamanti valgono un punto vittoria a fine partita. c'ho- Quelle tesserine sono forti, però comunque se ci pensi sono un'azione, è quindi un'azione. salti un turno per girare una di Sì, quelle, però sì. danno un bel respirone forte. Allora, io per fare qualcosa in qualche modo andrò a fare di questo. Beh, però cazzo se lo faccio adesso. Scusa, stavo guardando le carte che avevo, che ce ne sono due che non mi Faccia interessano. lei, faccia lei. Lei faccia, non si preoccupi. Cincischi ma non apra. Temporeggio ancora un attimo. Gioco due carte. Purtroppo, cosa devo costruire? Mi gioco 6 grani e 3 tesserine. Io cosa voglio? Indifferente, quindi posso muovere un po' a caso. Faccio questa. Faccio questa e faccio questa. Ok. Ne metto una qua che copro e mi dà una strada. Sì. Strada Strade la dove faccio andiamo noi partire non da esistono. Strade. qui. E poi ne metto due. Una questa, che la vado a girare e mi dà un income di pietra. E sempre una di queste mi dà un avanzamento nel latte. Capiamo se È ho quello fatto bene. della Lola. Capiamo se ho fatto bene. Vai. Io devo fare della crema soffice e morbida. Allora, io ovviamente non ho più risorse per fare una bene amata minchia, quindi l'unica cosa che... Allora, io potrei obiettivamente o andarmi a pigliare 6 soldi, che schifo non mi fa, o andarmi a pigliare 2 carte per vedere se mi arriva della bella roba, pigliarmi un diamante, spendere 2 diamanti per andare avanti qua, ma diciamo che la prima mossa che io vorrei fare è questa qui, è andare a giocare una carta che non penso che innesterò. Potrei che pescare di meglio, però Quando ho giocato una carta, ovviamente pagate i soldi e tutto quanto. Una volta che l'avete giocata, avete due scelte: o semplicemente la tenete lì per il tag che ha la carta in basso, o altrimenti la potete industrializzare, cioè la potete infilare sotto le tre plance, le tre colonne che avete, che hanno i tre colori delle carte, che 21, sono 29, arancione, grigio o verde. 29. Alcune carte sono multicolor, quindi le potete installare dove volete, e questo vi costerà sempre un diamante. Ma guarda, visto che dopo userò solamente, dopo io ho da spendere 15 più 6, 21, 21 più 8, 29. Io qui ho 21 più 8, 29. Quindi riesco a giocare 3 carte. A questo punto, vabbè, però una carta la dobbiamo tenere, quindi va benissimo. Quindi guarda, questa è la carta che mi tengo. Cominciamo a giocare carte. La prima carta che gioco è questa. Quindi mi costa 15 monete. Questo è il bonus che prendo. Questo è la rendita che prendo se la vado a innestare. Ora non la innesto. Vi farò vedere queste altre due, dopo le innesterò, quindi vi faccio vedere la differenza. Comunque, sia per giocarla che per innestarla, devo pagare la cifra. Quindi vado a pagare 15 monete e diciamo la carta, ci sono delle carte che possono essere innestate e carte no. Da cosa lo vediamo? Da questa parte finale. Vedete che ci sono, qui abbiamo proprio i tre colori delle tre zone dove possono andare le C'è la carte. carta rosa. No, è bianca, Ah, quella che ok. non la innesto. E invece questa la potrei innestare ovunque perché Sì, è tutti i è colori. multicolor. Esatto. Quindi io vengo a pagare 15 monete perché voglio questo bonus qua che mi alletta molto, Beh. che è andare avanti di uno qui e andare avanti di 2 nel tracciato del latte. Questo mi consente di superare questo, di prendere un'altra, di un altro ponte e un'altra costruzione. E io cosa faccio? Vado a mettermi la costruzione qui sopra, così ho 2 ponti. E cosa vado a fare? Potrei o continuare già qua e attivare già questa, oppure venirmi a attivare la foresta.
La foresta. La foresta. Allora, di foresta io adesso ho uno. Ce la faccio dopo a mettere un altro ponte? Estremi dubbi. E tu ora metti giù i ponti. I ponti è... No, però riesco a prendere degli income, quindi visto che poi vorrei arrivare qua il prima possibile, facciamo di questo. Quindi faccio così, giro questo, così almeno ho anche, diciamo, una zona per fare una città, ecco. E vengo a prendermi un avanzamento in questo tracciato. E comunque sia, la roccia serve anche per andare avanti nel tracciato del latte, che a me serve per sbloccare l'abilità del mio personaggio. Yes. La carta, anche se non è innestata, la mettete di fianco perché potrebbe valere, ad esempio, per le milestone. Come vedete qui, il primo giocatore che gioca 6 carte, quindi tra cui giocate a parte o innestate, ottiene quella milestone che vale 10 punti a fine partita. Oppure, vedete, c'è anche qui, se Alex veniva qui sotto, lui faceva un punto per ogni carta giocata. Insomma, Alex e io venivamo qui sotto, facciamo un punto per ogni carta giocata. Io ho una zia che sta a Forlì, ho questa carta molto bella, ma mi prosciuga il conto. Solo che bisogna che la faccia perché mi serve. Però questa è ancora più bella. Il problema è che non mi prosciuga il conto, però questa mi dà delle cose che altrimenti dovrei andare a prendermi qua. E non ho le risorse per farlo. Vabbè, proviamoci, dai. Allora, facciamo così. 17 soldi. Oh la Madonna! Ah, gioco tutti i soldi che ho. 17 soldi. Carta gigantesca. Clemente Crema Mastella. Blanca. Mi dà 2 avanzamenti qua sul croissant. Oh. E basta. Beh, Però se avessi avuto 3 tag torta, avrei avuto un avanzamento in più, ma 3 tag torta non li farò mai. all'inizio è impossibile. Adesso mi dà un tag cestini di frutta, che ne ho già 2. Non ho trovato carte con i tag cestini. Quindi la innesti quella? No, la metto qua sotto. Ah, ok, basta. E quindi 2 avanzamenti qua mi dà una strada e un esagono. E la strada, l'esagono metterò questo qua, verde. La strada la andrò a mettere qua, che mi attiva questa, mi dà una produzione de trigo, de grano. Vai! Io adesso vengo a giocare un'altra carta. Con queste 6 monete vengo a giocare questa carta. Che... Vai carte da 6? Sì, è una carta da 6. Che mi dà 3 fieno, che ti dirò schifo non mi fa. Schifo non fa. E più che altro un avanzamento di 2 negli income dei soldi. 2 carte da 6, maledetto. Poi gioco un diamante per andare a innestarla. In questo caso, come vedete, ha il bordo giallo, quindi arancione, quindi lo vengo a innestare qui sotto. Quindi... Ora non fa niente subito, poi capiremo come funziona. Esatto. Bene. E mi dà anche il tag in questo caso della torta che serviva tanto bene, ad Alex. Bene ma non benesson, come dicono. Allora, visto che adesso io posso prendere un po' le cose con calma, faccio questa cosa qua. Allora, gioco una carta, questa non la giocherò mai, perché mi costa un brosso di soldi. Per fare questa azione qua, mi fa pescare 2 carte. Vai. Carte 16, 17. Allora, io adesso giro semplicemente, flippo il mio token. Ok. E ho sbagliato, scusami, mi sono dato i 3 grani, vanno qua. Okay. E vengo a prendere, sì perché ero a 0, vengo a prendere 8 monete. 5 più 3. Bravo, io gioco una carta per andare a prendere 6 monete. Ci sta. E io adesso quelle 8 monete che ho appena preso le pago per giocare un'altra carta. Ma tu le carte basse c'hai? Io ho 16, 15, 14. Questa è multicolor, la posso mettere dove voglio. Mi dà di nuovo 2 avanzamenti nel tracciato delle monete, così vado a 14. E questo tondo con il punto interrogativo vuol dire che sono 2 risorse base che voglio, in poche parole. Allora, intanto comunque spendo l'altro mio diamante per innestare anche questa e la metto sotto al verde.
Le risorse che voglio andare a prendere, devo pensare a cosa mi arriva anche il turno dopo, perché qui 2 arrivo a 3, qui ne ho una, che non sono tante, Dopo anche questo devo pensare. Allora, le risorse che vengo a prendere saranno ehm, 2 legno, e questa la spiego qui sotto. Ok. Non ve l'abbiamo detto, le azioni gratuite che possiamo fare durante il nostro turno sono, ve le elenco brevemente, sono spendere una carta, 3 risorse per prendere o una tesserina o un ponte, spendere 15 monete per pescare una carta, Beh, ottimo 4 direi. monete per una risorsa per una moneta, 3 risorse per una risorsa diversa, e Scartare una scartare carta. un dischetto di questi qua che avevo preso prima io ad esempio, o scartare una carta per prendere 2 risorse, e gratuitamente possiamo o reclamare una milestone oppure, se abbiamo i requisiti, costruire il nostro gelato storto. Esatto. Bene, l'ho detto non perché voglio farla, perché in realtà perché stavo pensando di fare una cosa in questo momento. Allora, sì, 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 sì. Quello non mi interessa anche poco. Perfetto, non gioco una carta perché ho il mio dischettino qua e la vado a mettere qui. Quindi vado a costruire 2 edifici. Questo l'avevo già pagato prima Sì. con la carta. Gli edifici che vado a costruire saranno... Voglio quello, voglio quello. Voglio quello. Così vi spiego un po' anche la mia abilità. Saranno questo e questo. Quindi vado a spendere 2 legno, 4 legno e 6 pietre in tutto. Quindi 4 legno, mi rimane il pizzardone da 5 e 6 pietre. Il primo che costruisco è la tenda del circo e la vado a mettere qua, e questo mi dà una produzione di grano. Oppure mi farebbe avanzare su uno di questi tracciati, ma per il momento aspettiamo un attimo. Il secondo che vado a costruire sarà il coffee shop. Il coffee shop, quando vado a costruire, adesso lo andrò a mettere qua o qua. Qua. E mi dà un avanzamento dove voglio. Facciamo legno. Quando vado a costruire c'è questo simbolino che è uguale a un simbolino che c'è qua, solo che è arancione, e mi va praticamente ad attivare la riga con la carta automatizzata. Quindi vado a prendere, se magari vedete, guardate da Sì, Davis, esatto, io ad esempio se facessi il mio coffee abbiamo dei bonus shop, diversi, esatto, però... prenderei un fieno, un altro avanzamento qua e ovviamente quelli della carta. Quello che vedete qui di fianco, l'1, sta a voler dire che inizialmente noi potremmo innestare solamente una carta per colore. Come vedete da qui, io avendo già sbloccato il secondo, la seconda pasticceria, delle carte verdi ne posso già tenere 2. Ok, io di mio qua devo prendere un grano e una pietra, e sotto mi fa prendere la carta, mi fa prendere una tesserina. Tesserina che sarà questa, che vado a mettere qua, che mi dà una strada, e la strada la vado a mettere qui. Le mie mani da vangatore. Questo mi si gira e prendo un income di legno. Ok, ho attivato. La abilità del mio personaggio mi dice che quando io vado ad attivare una di queste cose, prendo un cubettino bianco e lo metto qua, sotto la mia plancia, ok? Quando andrò a liberare il mio edificio,
Ogni volta che passo, per ognuno di questi cubettini bianchi che ho, prenderò un punto vittoria. Ok, va, ok. Quindi il mio interesse è fare queste azioni il più possibile. Chiaro, chiaro. Edifici costruiti sono a posto. Io vado a girare questa tessera per prendere un grano, un legno, una roccia e una risorsa scelta che ci penso, intanto vai Alex. Mhm. Allora, visto che non ce la faccio perché ho delle carte che mi costano un'eresia, questa me la voglio portare nel round successivo, se possibile. E quell'azione per me è impossibile da fare. Allora, io comunque sì, devi fare solo A meno che faccio l'azione gratuita che è scarto una carta e prendo due risorse. Due risorse che saranno due grano. Ok, questa è l'azione gratuita. La mia azione principale sarà scartare una carta, questa me la tengo per dopo, per fare questa azione qua. E spendo i 4 grani che ho per avanzare di 2 col croissant, che poi non capisco perché c'è il pane e poi mettono un croissant. Avanzo di 2 col croissant. Essendo sotto un coniglio, potrei già sbloccare il coniglio, poi vediamo cosa fanno i conigli. Sì. Non mettiamo troppa carne al fuoco. A posto. Io passo. Quindi Davis è il primo a passare, cosa fa? Sceglie dove vuole andare successivamente col turno, ma c'è un poco da scegliere, insomma. Un gioco dove puoi scegliere per il primo qua. Sai com'è? Poi, magari sei in più giocatori. Sì, beh, certo. 2 ha poco senso. E lui passa, quando passa capitano varie cose. Allora, innanzitutto, se ha delle abilità con l'orologino sulla sua plancia, le attiva. Ce le ho, ma non ho ancora sbloccato la mia Perfetto. costruzione. Fa dei punti città, quindi Davis ha una città? No. No, non ce l'ha, quindi si salta. Fa i punti di industria, cosa vuol dire? Sul tracciato latte, quando arrivi in certi spazi, ci sono dei punticini. Se sei arrivato li fai. Me ne manca, Te ne mi manca uno uno. spazio. Quindi non fa neanche quelli. Se avesse preso una di queste, avesse messo il dischetto qua sotto, poteva essere utilizzare una di queste tessere, ma non la può utilizzare. Se ha queste tesserine qua con l'orologino, ma non le ha prese, quindi non le può utilizzare. Se ha delle carte rosa, che io non le ho avute in mano, non so te, No, che sono delle carte cittadine, poi ve le faremo vedere, e le avesse giocate, poteva attivarla. Quindi non succede niente e si va avanti, ma sicuramente passerò anch'io perché non ho più niente da fare. Non ho più niente da fare. No. E quindi passo anch'io. Quindi anch'io nel mio tabellone del personaggio non posso fare niente. Non ho neanch'io la città perché ho solamente 2 edifici. Non ho punti latte. Non ho scelto queste tesserine. Non ho queste tesserine qua e non ho le carte rosa. Poi a posto. Fase di mantenimento. Cosa succede? Succede che i dischetti vanno tolti dal tabellone. Ovviamente passo, ecco qua. E fase di mantenimento capitava qualcos'altro. Te ti giri mi rigiro queste. Qua, ti giri. Andiamo avanti il round maker. Poi questo è l'iniziale, quindi si manda avanti la cosa del round, si girano queste due teste, sono 2 spazi azione, che fondamentalmente sono insomma le stesse cose, ma costano di qua più. puoi costruire 3 edifici e qua puoi andare avanti con 3 col pane. Sono 2 variazioni di queste 2 spazi azione qua. Esatto. E adesso si parte con gli ingressi, quindi Ivan è il primo di turno, non può scegliere nel suo... Ivan Davis, non può scegliere nel suo o nel mio, quindi ovviamente devo andare da un'altra parte. e io sono molto contento perché alla fine se vai di qua vengo nel tuo che mi serve tanto. Sì, allora in realtà io stavo pensando perché Questo adesso... non è male perché è costruire edifici con una... Sì, visto che ho 2 di rendita e quello mi farebbe costruire con un in meno, magari riesco a fare altri 2. Però io sto giro, se voglio comprare carte, devo anche andare a prendere dei diamanti se li voglio innestare, perché li ho finiti. Ora, andare a prendere questo, uno sconto di 3, non me ne faccio molto. Beh, se prima l'avessi preso, sinceramente avrei potuto giocare una carta.
che a me fa appetito quella lì. Anche se dopo la parte quella che mi scoccia, perché questa qui non la faccio. Ah, dopo qua, adesso queste sono messe a caso in ogni partita, ne abbiamo ad esempio queste per 2 E poi ce ne giocatori. sono altre nella scatola, Sì, ragazzi. ne abbiamo 2 che devono per forza essere queste, Esatto. e le altre sono tutte quante miste. Ovviamente per 4, per 3 giocatori, che non so come si fa a giocare in 4 a sto gioco. Che scelta che mi lasci, che scelta. Ehi. Ah, la buona è questa, che almeno è uno sconto in qualche modo. Il problema è che io adesso produco 2 e andrei a 4, però per costruire mi serve come minimo 6, quindi andrei a 5. Vabbè, Sì, una ovviamente la prendo dal di qua, hai sono 2 ragione. edifici, non è che sei obbligato a costruire. Oh, puoi scartare una carta e prendere 2 risorse, come ho fatto io, Una la prendo dal di qua, attenzione, quindi andrei a 2, se qui ne prendo 2 ho già... no, È un gioco, ragazzi, sono a su posto. su come si fanno le cose. Vengo Cioè... qua. Ah, io vado qua per forza. Cioè, perché... Ok. Perfetto, quindi prendiamoci i Questo, bonus. esatto, questa è una cosa che io per tutto il round pagherò sempre meno 3 le mie carte, ok? Ok, Poi vengo a prendere una tessera terreno. mi piglio 6 monete e mi piglio Dunque, una stradina. tessera Stradina che terreno. andrò a mettere qua. Così mi vado a girare questo. Beh, tessera terreno a me mi conviene prendere questa perché Prendo- mettendola qui mi si attiva già. Così prendo già anche Esatto. un income in più. Quindi income, no scusami, non di questo, di questo. E... Allora, 15 monete io, 14 monete. Quindi 10 e 4. 1, 2, 3. Poi ho 5. Oppa, scusami. 5. Ti ho Puttana, ucciso. due Ti ho ucciso quella colonnina lì. di grano, ragazzi, è una Io ho tragedia. 5 di grano invece, poi ho solamente 1 di legno e 2 di roccia. 3 di legno, puttana, 3 legni non si fa niente. Ah no, contro legno no. Tabacco ho tenuto il 5 da prima e 3 di roccia. E adesso andiamo a pescare 5 carte. Non più 6 ma 5 5. carte. No, mazzo, 1, 2, La mischiata proprio. 3, 4. Minchia, hai imbussato tutte le carte, te sei un Va a pazzo. mischiare senza imbustarle. Cioè, è un cazzo da Io chiamo il mio cagare. amico Mago, lui fa tutti i tagli strani. Oh, porca, delle carte no, con un costo decente. Puttana Sì, troia questa, che bella che è. sì, c'è della bella roba sto Cioè, poi le giro. carte, ragazzi, cioè, il fatto è questo. O ne giochi una buona, o ne giochi una proprio buona, buona, e giochi solo quella per tutto il round, altrimenti... Questa è bella anche, solo che non ho un cazzo di quelle icone. Io ho tutti questi cazzo di icone con le torte di mele, ma... Anche questa è proprio bella, anche porca puttana. Allora, parto io. Sì, abbiamo cominciato Quindi, da... io parto scartando queste carte che non giocherò mai nella mia vita e venendo subito a È un gioco di pensiero. Pensiero. Signora Sabas, signora Sabas. vengo qua e mando avanti di 2 spendendo 4 grani, mando avanti di 2 il tracciato del pane. Andando avanti di 2 col tracciato del pane vado a piazzare un ponte e uno di questi qui, Quale quindi vorresti? prendo una grigia. La grigia. Quindi mi metto qua e la grigia la attivo subito. Ok. Prego.
Io non ho grano. Ed è un disastro sta cosa. È molto disastrosa sta cosa. Non avere grano è un disastro. Ho un sacco di... questa proprio mi piace sta carta qua. Perché mi dà molta elasticità. So che mi gioco praticamente tutti i soldi l'altra volta. Però ho delle carte anche basse adesso. Anch'io ho stranamente le carte basse. Il mio problema è proprio il grano. Scarta delle carte per prendere 2 risorse. No, guarda, faccio subito una cosa matta. Adesso mi ruberai tutte le azioni del mondo, però... Gioco questa carta qua, mi costa 16 monete. 10, 15, ma me ne rimangono 10, dai. Beh, È una 16. Ma mi dai innanzitutto 2 tag ball, ma una tessera per tipo. caspita, buonissimo, Cazzo. buonissimo. E quindi vabbè, 1, 2, 3 e 4. Dove le vado a mettere? Questa ovviamente andrà qua. Non si attiva. Non si attiva questa. Mi dispiace non metterla qua. Quella ingolosisce, però arrivi già al porto. Arriva già al porto. Questa andrà qua. Questa avviciniamoci un po' qua. E questa avviciniamoci un po' qua. Ok. Ale, fatto. Io vengo a girare la mia tile per Beh, prendere. temporeggi anche te allora. Sì, per prendere un grano, un legno e 2 rocce. Perché l'ultimo, come vedete, è un punto esclamativo, interrogativo. Prego. Scarto... Cazzo, questo mi scoccia scartare. Scarto questa. Aspetta, no, non potrei comunque giocarla. Scarto questa per andare a fare di questo. 2 edifici. E saranno, quello sicuro. Allora, questo che mi costa 3 legni e 3 pietre, e questo qua che mi costa 3 pietre e 2 legni, quindi vado a spendere in tutto 5 legni e 6 pietre, tutto quello che ho. Allora, questo mi dà 3 income di soldi, lo vado a mettere... Cazzo, però non ho fatto l'income di... vabbè. Qua. Mi dà l'income di una pietra. Il secondo sarà questo qua, il mio caro sempre coffee shop. Lo andrò a mettere qui, che mi dà un income di legno. Mi attiva questa, per il mio potere metto un cubetto qua e mi dà 2 income di soldi e un income di pietra. Attivato tutta la fila. Ok. Stoppete. Io vengo a spendere ora gli altri miei 6 grani per fare questa azione qua. E scarto una carta Quella è bella. che sarà questa. Prendo 3 di queste. Ora, come vedete dalla mia plancia, comunque, uno dei miei scopi è cercare di nuovo di arrivare qua per prendere altre 2 di quelle, perché poi io prenderò un punto vittoria per ogni tessera che ho. Quindi io diciamo che vengo a fare così, e avanzo uno di latte che mi fa pescare una carta, che schifo non fa. Attenzione. Cosa? Ah, ok, scusami. Vai. E così
di modo che attivo la mia parte arancione, che quindi prenderò un grano, un'altra rendita di soldi e un'ulteriore rendita data dalla carta che ho innestato sotto. Ok. Il gioco, ragazzi, ha delle combo che danno una soddisfazione Sì. assurda, veramente. Sì, anche perché dai, ancora 2 costruzioni riesco ad arrivare qua sopra. E sono vicino a essere su 2 porti ormai, ecco. Io sono una capra perché potevo fare una città. Sì, infatti non ho capito il tuo perché l'hai L'ho fatto, capito però... io perché volevo iniziare a buttare cubetti qua che mi danno... ragazzi, che dovete farci? Allora, gioco una carta, che sarà questa, mi costa 8, prendo 2 di resto. Pablo Petisus, e mi dà 3 grani, 1, 2 e da 3, una roccia, una, e 2 income di monete, quindi vado 1 e 2 e questo va qua. Questo lo metto qua che mi dà un tag. No, sì, mi dà un tag radio cinese. Mochi. Esatto. Sì. Allora, io adesso vengo a spendere 2 carte. Che cavolo. Perché voglio venire anch'io a costruire. E vengo a fare le altre mie 2 azioni che sono qui sotto, perché dopo voglio innestare una carta. Quindi vengo a spendere 4 legni in totale e 6 pietre, che sono tutto quello che ho. Vengo a fare queste 2, mi danno rispettivamente 2 diamanti Avanti! e una tesserina territorio. Intanto io queste qui le vengo a mettere in questa maniera. Vengo a metterne una qua che mi fa avanzare di 1 nel grano e una qua che mi fa avanzare di 1 nella roccia e ho fatto una città. Poi vengo a prendere una tesserina che a questo punto sarà un'altra tessera grano, così dopo me ne manca una per arrivare qua. E me la metto qui. Ok. Porca puttana. Questo è una bellezza sta carta, ma me la tengo per dopo. E gioco questa. Questa. Per andare a pescare 2 carte. Vai. Baron Buñuelo. Luciana Limonada. Sono troppo in spagnolo. Allora, costerebbe 14. Te hai pescato carte adesso, hai detto. Yes. Puttana troia. Puttana per uno. Vabbè. Porca madre. Allora, io vengo a spendere i miei 14 soldi per giocare una carta, che è questa. Non la posso innestare perché è arancione e non posso ancora tenere più di una carta. Mi fa andare però avanti di 2 sulla produzione di soldi e di 1 nel tracciato nel pane, così anch'io sono sotto al primo coniglietto. Io ho giocato 4 carte, ho fatto almeno 3 costruzioni, sono almeno a livello 3, appena riesco ad avere la mia prima stella posso andare a costruire E anch'io sono la sulla mia prima meraviglia. stella, poi non me ne ero accorto di sta cosa. Mi rompe le scatole in un modo impressionante. Ce la posso fare, ce la posso fare. Perché? Perché ce la posso fare? Devo un attimo menaggiare le carte che ho in mano. Questa la lasciamo lì perché se ce la posso fare. Ce la posso fare. E se io faccio quello,
me ne servono 2. Però se me ne servono 2 poi dopo non posso più fare niente. E prendere quello è impossibile in altri modi, purtroppo. E qua molte volte si pensa tanto, si pensa tanto, il problema è che 5, ne mancano 2. Però ce la posso fare. Faccio il matto. Gioco questa carta, la scarto per prendere 2 risorse. Gratuita. E la metto qua, metto grano. E gioco una carta, che sarà questa, per fare questa azione qua. E spendo 7 grano, sono tutto quello che ho. Per fare 3 passi sul pane. 1, 2, 3. Arrivato qua c'è questa tesserina qua che dice che d'ora in poi permanentemente ho lo sconto di 1 legno per costruire gli edifici. Yes. Io giro la mia tessera per avere 8 monete. Porca, non ce la faccio! Ma vaffanculo! Sta bene. Non ce la faccio. Ma vaffa, non ce la faccio. Ti manca una carta. Manca una carta. Porca troia, sono fuori di una carta. E direi che neanche per carte 2. Ah, scusa, alla fine del mio round reclamo questa. Sì. Che fatto, sono al 7 sulla... Ah, te vuoi reclamare ancora da 6? No, ma in realtà no, in realtà volevo fare un'altra cosa, solo che non ho modo di farla. Cioè, posso pensarci quanto voglio, ma io devo giocare un'altra carta. Ma per giocare un'altra carta mi servono 2 di questi e 2 di quelli, 2 soldi, ma non posso rimediare 2 soldi in nessun modo, perché una carta mi deve rimanere in mano. No, posso scartare una risorsa, faccio il matto, scarto 2 legni, guarda, scarto 2 risorse per 2 soldi. Sì. E a questo punto gioco questa carta come azione normale, che mi costa 4 soldi, non mi dà niente, mi dà praticamente una risorsa, perché per ogni tag torta ho una risorsa. Mi dà una risorsa che sarà grano, che ne faccio poco. Spendo un diamante e la installo sotto. Ok? E fatto questa cosa qua, ho tutto quello che mi serve come azione gratuita per sbloccare l'edificio, perché ho 8 tessere, indifferente che siano girato o no. Sì. Ho 4 edifici, ce li ho giocato... Ah, cazzo, l'ho installata. Non la installo. Ho giocato 4 carte e ho la stella. Quindi vado a sbloccare questo edificio qua. Questo Yes. edificio qua lo posso mettere dove voglio. Ovviamente lo andrò a mettere qua, così creo la mia prima città. E mi dà anche una produzione di pietra. Che fatica! Ok, io invece vengo a giocare e installare la mia ultima carta che voglio giocare. Perché molte volte le carte installate, ad esempio le carte installate ti danno punti per questa tessera qua. Però molte cose richiedono carte tipo questa, giocate. Sì. Quindi ho speso 6 soldi, vengo a giocare questa qui sotto, ne posso giocare 2 perché ho già sbloccato, prendo 3 legni e un avanzamento nel legno. E Io passo. passo anch'io. Sono costretto a passare, quindi essendo il primo a passare cosa succede? Quindi il mio tabellone del personaggio, ora avendo sbloccato questa, posso attivare la sua abilità, quindi per ognuno di questi dei cubetti che ho qua prendo un punto vittoria, quindi i primi 2 punti della partita, punti vittoria normali, quelli da coppa. Perfetto, poi punti di città, quante città ho? Ne ho una, quindi faccio un punto vittoria, città. Scusami. Punti latte non ne ho perché non sono arrivato da nessuna parte
e non ho una di queste tesserine, quindi lo stesso, non ho queste tesserine, quindi niente, non ho carte rosa, quindi niente, io sono a posto. Davis ha passato anche lui, non ha sbloccato il suo edificio, quindi non ha quella cosa, punti città ne ha 1 anche lui, punti latte ne Uno. fa 1, non ha queste tesserine, quelle tesserine le gira ma non sono punti di fine partita, e non ha carte rosa. E questo, il mantenimento si ritirano queste cose qua normalmente, e poi si passa al round 3, si girano queste 2 tessere, che sono anche queste qua fondamentalmente delle, tipo questa e questa ma ti fa fare più cose, questa e questa ma ti fa fare più cose. Ok, terzo round di gioco, e adesso niente, qua si fa dura la cosa, perché o produco legno e pesco una carta in più, oppure qua iniziamo ad andare sulle cose di fine partita. Questi mi darebbero 4 punti, solo che non so quante carte andrò a installare sotto. C'è da dire che io ho uno sconto già sugli edifici di un legno, quindi in qualche modo, però a me piaceva molto questa. Dai, facciamo i bravi, facciamo questa qua. Ti lascio la buona lì, ti lascio, quella è bella. Sì, c'ho queste da quella è vengo a bella. prendere. Quindi andiamo a prenderci i nostri bonus, io Sì, non prendo niente perché... 6 monete. Questo lo vengo a installare. Allora, non so se andare avanti col legno o se però a proseguire di qua mi avvicino a prendere poi la carta. Perché questa qui la prendiamo se ci arriviamo anche con le strade. Strade e tessere girate. Quindi mi conviene andare su di lì a me. Sì, i porti basta che ci arrivi in qualche modo, cioè anche con o una strada o Allora, una tesserina anche. Io questo lo vengo a mettere qua, giro questo e prendo già un fieno. Ok. Poi income generali. Income generali, quindi 18, 18, 18, 18. 21 monete. Più 3. Poi ho ben 7 fieni, mamma mia. No, i 2 fieni, cioè, i fieni ragazzi è una tragedia, senza fieno è una tragedia. Io ogni partita rimango senza fieno. 2 legno. 4 legno, 4, sono 5, E 4... 6 pietra. Io 4 pietra. 3 e 4. Peschiamo carte. Di nuovo 5 a testa. Dammele buone, dai. Ale. Ecco, queste sono le famose carte rosa che dicevamo, che sono le carte cittadino. Come vedete, queste qui sotto non hanno niente, hanno il bordino rosa e come vedete c'è il simbolino dell'orologio, e queste si attivano a fine round quando si passa. La cosa buona è che sono già quelle carte scartare. Urca, questa è bella. Houston abbiamo un grosso problema di produzione. Porca troia. No, sto guardando già le azioni gratuite. Andiamo bene. Rosita sei bella, ma già ti scarti per fare di questo. Pesco 2 carte. Allora. Allora, quindi ho speso i miei 6 fieni e vengo a fare questa azione qua. Vengo a tirare giù 3, perché guarda cosa c'ho qua. Quindi vengo a prendere queste, un'altra di quelli. Quindi con questa vado avanti di 1 nel latte e tocco, quindi dopo sono obbligato a costruirmi quello.
Con questo vengo a prendermi altre 2 di quelle che a sto punto Inizia ad andare sui tracciati. potrei cominciare ad andare. Allora, questo qui mi dà punti per il lievito. Questi punti per le carte installate, ogni tris di carte installate, Ok. ogni set ti dà un set 6 punti, 3 set 24 punti. E questo ogni quanti punti latte che hai. Allora, io potrei. Non stiamo cagando i tracciati, ragazzi. No, infatti, andare avanti di 3 su un tracciato, andare avanti di 3 qui purtroppo non mi fa arrivare all'avanzamento. Prendere un income di punti non sarebbe comunque Alcuni tracciati male. non hanno niente, ma ti muovi più Esatto. velocemente. Alcuni tracciati hanno dei bonus, ma ti muovi più lentamente. Esatto. Per scavallare questi spazi bisogna spendere un diamante e solo il primo che scavalla prende il bonus qua in fondo. Esatto, ascolta, facciamo che mi venga a prendere, perché comunque anche i diamanti, sto pensando, sì è vero, servono, però adesso alla fine non è che mi servono così tanto, ne ho ancora 2. Ascolta, io vengo sicuramente a prendere. Beh, il diamante è un modo per andare per velocizzare il salire sui tracciati. Sì, quello è vero. Ascolta, facciamo che prendo queste 2, questa e questa. Ok. Quindi istantaneamente vengo a prendere 3 avanzamenti che saranno tutti qua. Perché comunque dai, di quelle se ne fanno tante. Sì, ad esempio adesso farà per ogni 2 tessere fa un punto, se arriva in fondo ogni tessera che hai messo fa un punto, indifferentemente se è girata o Sì. meno. È buona. E scusami, questa invece l'ultima mi va qua che mi fa mettere giù il mio primo coniglietto, visto che ci sono sopra. Ok. I coniglietti come, così spieghiamo i coniglietti come si sbloccano? Semplicemente noi potremmo sempre prendere quello sopra al nostro croissant e più a sinistra, perché magari io potevo già essere anche qua, magari volevo bloccare questo perché ha un'abilità, ok? In questo caso io posso prendere solamente questo. Come funzionano? Loro devono sempre andare dove c'è una costruzione già effettuata, non ce ne può essere più di uno sulla stessa costruzione, quindi in questo caso ad esempio l'ho da mettere di fianco a qua. Tiro sopra. Fa così. E sono punti a fine partita, basta. Esattamente, sia un moltiplicatore, più andremo avanti in questo tracciato, più ne prenderemo. In questo caso però mi interessava anche perché vado a sbloccare 2 income, 2 sul legno e 2 sul cemento armato. Allora, Adesso tra un po' senti la mia crema pasticcera. il mio grosso problema, ma tanto grosso, è che io non riesco a Abdicare. no, a costruire esagoni, perché non ho abbastanza grano per costruire gli esagoni. Mi sono proprio andato a ammazzare sul grano e non ho neanche troppe Ammazza la vecchia. giocherò questa carta qua, spendo 12, 10, e mi dà un grano per ogni tessera grigia che ho. Ne ho 3, mi dà 3 grani. Vai. Mi dice un po' di caffè. Tag. Ah, Ah, stiamo facendo una partitaccia, guarda. sono cazzi da cagare adesso. Non sai cos'è? Perché con la plancia, quella l'altra parte, ormai ero abituato, sapevo un po', non dove andare, però devo ragionarci di meno. Qua sono tutti bonus sparsi qua e là. Cioè, io dovrei arrivare qua in fondo, guarda quanti ne ho. Sì, non è così semplice. Un po' un casino, un po' un casino. Allora, sicuramente bisogna che sblocco la mia meraviglia perché comincio a fruttarmi 4 punti a botta. Quindi, allora, 4. Una cosa vuoi che spendo del grano che non ce l'ho. So con le carte giocare, guarda. Ma se vado a fare i ponti poi non. Allora, tanto io con quei tagli non ne ho più. Allora,
spendo 18 soldi Eh, per giocarmi questa carta. Ora, questa carta mi dà due cose. Una è spendere 3 per fare una costruzione e per ogni tag torta, e ne ho 3, vado a fare un ponte. no, scusami, non stavo... E quindi sto pensando che potrei anche metterla qua, poi in realtà la capitale. Se vado su e faccio 1, 2, questa mi si gira, vado avanti qua, 3, questa mi si gira, vado avanti qua. Ora, spendo i miei 3 legni. Dovresti farlo, cioè, dovresti solo vedere dall'alto verso il basso, in teoria, la carta. Ah, Non ti cambiava niente? in realtà, allora, cosa volevo costruire adesso? No, perché tanto vengo a farla qui in basso che ce l'ho già, Ok. quindi ampio una città, Sì, quindi non mi certo. cambia nulla. Vengo a fare questa, che quindi come dicevo la metto qui sotto per prendere. Ui, sono già lì vicino, sto pensando. No, però il fieno mi serve ancora per prendere un altro fieno. E a questo punto di nuovo ho un ponte e una costruzione. Allora, vengo a prendere un ponte Allora, che verrò a mettere dove andrò a fare la costruzione. Cioè io ora che arrivo qua, così mi prendo la carta anche, quindi ecco qua, prendo questo, attivo, perché c'è già quello, e questo mi ci avanza, e metto il ponte qua. 1, 2, 3. Alza il volume No, me lo della metto qua, mi conviene, testa. così io ho fatto due cose in uno. Qui Ok. dentro la mia Ora, testa. qui toccandolo la pesco già la carta No, ci vuole comunque. anche, No, mi ci vuole serve anche quel la strada. pezzettino lì, Ci vuole anche la mi strada. manca una stradina, mi manca. Una strada. Però il ponte vale già. Sì, sì, quello vale già. Anche se fosse stata girata dall'altra parte, varrebbe. Sì, anche perché qui non è Questo qua, girata. ad esempio, no? Qui non è girata, torno indietro. Là. Mettendola lì non l'ho girata. Allora, io sono nella merda, Davis. Ho fatto un turnaccio orribile. Questo la mettiamo qua. Mi sono trovato con 2 carte. Ah no, quale carte cazzo è? Scusa. Eh, puntiamo sulla simpatia, come al solito. Gioco una carta, mi costa 9 soldi, tutto quello che ho. Mi fa pescare 2 carte. O mi Dai. dà dei gran tag, magari mi capita una carta buona con dei tag buoni. È quello, perché anche i tag vogliono dire, cacchio. Ale, 2, eccoci. Urca. Aveiana. E fino al mio turno reclamo questo. Ho giocato 6 carte. Prego, adesso devo ragionarla. Allora, io vengo a scartare questa e vengo a costruire. È un po' sprecata perché faccio solo una cosa. No, aspetta. Scusa, faccio prima un'altra cosa. Prendo prima il bonus della mia carta, cioè di questo qui. Ok. Quindi giro questo e prendo le risorse, vai pure. Io gioco 2 carte perché per mettere il dischetto qua. Spendo le 6 grani che mi sono sudato amaramente per prendere 3 tessere. Le tessere saranno saranno blu,
Allora, la prima sarà questa. Vado a attivare questa cosa qua che mi dà 2 produzioni di soldi e una produzione di pietra. E in più attivando questa prendo un cubettino e lo metto qua sotto per il mio bonus. Ok. La seconda che vado ad attivare sarà questa. E la terza sarà questa, che mi dà 5 monete. Fatto, vai. Adesso che ho le Fare le risorse cazzate si fa presto. faccio quella cosa di prima, quindi spendo questa carta, vengo qua e adesso vengo a fare roba. Roba. Allora, io pensavo di fare il latte che mi costa Se no 3, non ti puoi muovere. esatto, che mi costa 3 e 1, ho visto bene? Sì, 3 e 3 e 1, ok. E adesso ancora 4 e 2, potrei venire a fare un coffee shop. Potrei venire a fare un coffee shop che potrebbe essere questo, con 3 e 2. Quindi 3. Io ogni testa che c'è da spendere del grano la butto via praticamente. Via via! E 2. Vengo a fare questo, quindi vengo a mettere questo qua, che mi alza di uno qui, e questo qua, che mi alza di uno qui, e prendo un punto città e prendo 2 risorse e un avanzamento qua. Adesso penso alle risorse, te intanto Alex vai pure. Sì, stavo pensando... il problema è che è un disastro. Il problema è che è un disastro. Perché io non ce la faccio... Io ce la farei anche a farlo in teoria. Potrei avere quella, essendo avanti, fare dei punti vittoria, ma non è che sia poi così essenziale la cosa. Quella me l'hai presa a te, quella non ci faccio poi più di tanto. Allora. Ho 2 cose in mente. Sto cercando di capire qual è il modo migliore per farle. Il problema è che non è che poi siano così tanto performanti. Perché non posso giocare carte, perché non ho i soldi. Modo per fare dei soldi non ce n'è, a meno che una risorsa, un soldo. 6 e 5 fanno 11, dovrei sputtanarmi 4 risorse per fare dei soldi. Non so se sia il caso. Invece per fare risorse, scartare una carta, 2 risorse. Vabbè, per forza, o così o niente, quindi scarto una carta. Metto questo qua, non costruisco questo turno. Perché se non giro le teste non posso costruirsi sopra. Ah, certo. Mi servono 6 legni, 5 ce li ho. L'altro legno come lo rimedio? Lo rimedio scartando una carta, che sarà questa, che mi dà 2 risorse. E faccio 2 legni. E qua, e uno, via. Perfetto, quindi metto 3 stradine. Te se vuoi andare vai intanto. Io La vengo... prima la metto qua, così vado a girare questa e in qualche modo vado avanti. Cazzo di produzione di grano, se no non rimedio niente.
Io scarto poi vado una qua, carta, 2 spendo 4 e vado semplicemente avanti di 2 con e lievito. vado qua, 3 e si gira questo. La produzione di legno o avanti sul verde, Faccio anche un'azione gratuita. produzione di legno. Vai. Faccio anche un'azione. Allora, io sono andato avanti di 2 qui. Ora faccio un'azione gratuita. Mi faccio avanti per dopo. E scarto una carta e 3 risorse per prendere una tessera. La tessera che vado a prendere è una di queste che metto qui, che a sua volta mi fa prendere una tessera, che sarà una verde, che metto qua e mi si attiva perché è di fianco a una strada, quindi questo mi avanza. E adesso, avendo superato in questo round la stella, posso andare a mettere questo qua. Così, oltre ad aver formato un'altra città, adesso comincio a fare anche i Quando punti passi fai vittoria. dei punti. Niente, allora io gioco questa carta qua per la gloria e vado a far di questo. Vediamo cosa mi porta sta cosa qua. 6 monete. Vai. Io giro, faccio 8 soldi, 10 resto di 2. Non posso costruire, quindi scarto arco cane. Cazzo, cazzo! Una risorsa, una moneta. Spendo 5 di queste per fare 5 monete, gratuitamente. Sono matto, lo so, però bisogna fare sta cosa. E gioco questa carta, mi costa 15, mi dà 2 produzioni di monete, una tesserina verde. Voglio metterla lì. Vado su bisogna andare su. E poi per ogni torta che ho mi dà un ponte. Ho 1, 2, 3 torte, quindi 3 ponti. Questa è una bella boccata d'aria. Mi passo da sotto. 1. 2. E 3. Ho collegato il faro, pesco una carta subito e poi la ripescherò durante l'inca. E ho fatto la carta che ho giocato, qual è? Questa. La vado ad automatizzare e non spendo il diamante perché sono lì. Boh. Vai. Io prendo un diamante. Mi concedi il lusso Cosa mi è rimasto? Mi è rimasto un cazzo. Cioè, non posso più fare niente, fondamentalmente. No, Beh, non puoi posso più fare, scartare non posso carte più fare per prendere niente. risorse, tanto una carta tanto non puoi tenere più di una carta. No, piuttosto sai cosa fa? Questo lo posso tenere da round in round. No, c'è scritto che Ok. viene comunque scartato. No, quella era Bazza. E così, guarda. Questa la tengo. Questa la tengo. Tengo questo o questo? Questo. Questo. Scarto questa per fare selezione qua. Spendo 2 diamanti, era davanti di 2, uno qua e uno qua. E mi fa una produzione di legno. Che comunque il grano mi serve. Andiamo avanti così. Ah, attenzione. Questo cos'è? I conigli? No, facciamo così. Posto, vai.
Io passo. Quindi passi, fai tutta l'altra fila e il tuo coso, quindi adesso sta attivando il tuo edificio da 4 un punto vittoria punti. per 4 punti normali. Perfetto. Punti città, quante città hai? Una, Due. due punti città. Punti latte ne hai uno. E qua non hai tessere di passo. No. Tessere di Rosa non ce le non ho hai. ancora pescato. Ok. E carte rosa non ce le hai, perfetto. Passo anch'io, quindi io faccio 3 punti per il mio coso, un punto città, 0 punti latte, e qua faccio un punto per ogni carta che ho giocato, 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Non ho tesserine di queste e non ho carte rosa. Si rifila tutto quanto, si fa il quarto e il quinto round. Esatto. Ovviamente gli ultimi 2 round, ragazzi, si esplode, perché comunque sia adesso cominciavamo ad avere un po' più di robina. E il quinto soprattutto è veramente molto lungo. Cosa si sarebbe contato a fine partita? Ecco, così simuliamo se fossimo arrivati a fine partita. C'è un piccolo play rate qua, ad esempio, cioè, le stelline ci servono per il nostro obiettivo, ogni plancia c'è la tecnica. Se ne prendi un'altra, tipo la seconda che prendi ti dà una di queste, la terza che prendi ti dà una di queste. E io infatti, se riuscivo ad arrivare a fare questa tenda e qua con la carrozza andavo a prendere altre 6 di quelle, quindi capite poi l'ultimo round quanti punti avrei fatto. Allora, oltre ai punti vittoria normali che si fanno, quelli con la coppa, si vanno a contare queste cose qua. Ad esempio, a seconda di dove siamo sul tracciato, se siamo in zero da tutte le parti. Ad esempio, il primo riguarda gli esagoni che abbiamo, quindi lì abbiamo 0 per ogni esagono, ma se fossimo tipo Io Davis, ovviamente puntavo ad arrivare qua, avevo anche i diamanti. Davis in questo momento ha un punto vittoria per ogni 2 esagoni che ha, quindi si fa il conto degli esagoni e si danno i punti vittoria. Questo è per i coniglietti, in questo caso 0, ma tipo già 4 punti, 5 punti e 7 punti per ogni coniglietto che hai. Il coniglietto è bello che non ti costa costruirlo, ti dà alcune volte dei bonus, ma più che altro se vai a maxare quel tracciato dà un sacco di punti. I punti per le strade, anche qua un punto per 3 strade, ma poi in fondo un punto ogni strada. I punti per le costruzioni, ad esempio un punto ogni 2 costruzioni, ma se arrivi in fondo ti dà 2 punti ogni costruzione. Sì. I punti per le carte installate sotto, quindi industria, 0, 2, 3 o 4 punti per una carta. E infine i punti latte, quindi i punti latte che hai fatto, a seconda di dove sei su questo tracciato, da un punto ogni 2, un punto ogni punto latte o 2 punti ogni punto latte che tu hai fatto durante la partita. Inoltre se arrivi in fondo ci sono anche delle azioni per il primo che ci arriva. Esatto, sono esclusive per il primo che ci arriva, sono di sotto punti vittoria o altre cose. E si fanno i punti vittoria per le città, come è scritto qua sulla nostra plancia. Ogni città che abbiamo facciamo 2 punti vittoria, quindi oltre a quelli che si sono presi durante la partita passando, si faranno 2 punti per ogni città a fine partita. E poi si faranno i punti per gli edifici. In alto qua abbiamo dei punti vittoria speciali, ad esempio io qua ho un punto per ogni punto latte. Se costruisci l'ultimo edificio, per ogni punto latte un punto vittoria, per ogni punto città un punto vittoria, per ogni coniglio 2 punti vittoria. Questi sono diversi da ogni... No, il conigli, città e latte anch'io. Perfetto. E in più questi punti qua, io ad esempio avrei avuto 20 punti perché per queste 2 tessere qua. Esatto, io stavo puntando a fare queste 2. Ok. E poi si fanno i punti vittoria per l'oro, quindi ogni 5 oro un punto vittoria, come è scritto lì, e un punto vittoria ogni punto diamante. Chi ha più punti vittoria è il vincitore. Quindi hai detto che questi si convertono in 2 punti, le città? Sì. Ok, città 2 punti. E quindi il gioco sta nel cercare di seguire una via e maxarla qua. Noi sappiamo che gli esagoni fondamentalmente si costruiscono sempre, i ponti anche, le città anche, però poi se si vuole puntare molto su una cosa, tipo il mio personaggio puntava su mettere le carte qua sotto, io l'ho usato. Il mio magari era un po' più generico, però potevo decidere, visto che comunque sia la stella ce l'avevo qua
e passare sopra col treno mi dava un altro di quelle, magari io potevo concentrare un po' di più sul latte, ad esempio, ecco. Sì, perché abbiamo cercato di fare delle più azioni possibili. Sì, più sì, cose sì, far vedere un po' possibili. di tutto, ecco. Ultima cosa che non abbiamo guardato, queste tessere qua Bravo, sono sì. per questo spazio qui, abbiamo uno spazio tipo questa della Borgogna, no? Quando noi arriviamo a mettere un esagono e vogliamo metterlo qua, ad esempio se io l'avessi avuto qui, ero vicino a questo, potevo mettere un esagono. Questi esagoni qua sono esagoni speciali, sono tutti quanti diversi, è la capitale, e ti dà praticamente danno dei bonus diversi, per esempio ci sono 2 avanzamenti sui tracciati, 2 diamanti per pescare una carta, 2 punti, 2 legni, tracciato latte, eccetera, eccetera. Quindi possiamo scegliere una di queste cose e piazzarlo qua, girato. Quando si gira, poi andiamo a prendere il suo bonus. Basta, poi si perdono punti vittoria, poi si fanno punti vittoria con queste 2 tesserine qua, scusate mi sono dimenticato, e si perdono punti vittoria perché se, ad esempio se tu hai collegato 0 ponti, 0 pontili, che ne abbiamo 4 durante il gioco, perdi 40 punti. Esatto. Se ne hai collegati tutti e 4 fai 10 punti, se ne hai collegati 3 perdi 5 punti, ne hai collegati 2 perdi 10, ne hai collegato 1 perdi 20 punti. Sì, ne avevo collegato uno, poi ne mancava uno e uno per fare altri due, magari il terzo non ci avrei puntato, quindi con 3 avrei perso 5 punti, ecco. Sì. Bene. Questo ragazzi è un po' un esempio di gioco, Sì. quello che si fa in Sweetlands. Esatto, adesso ci rivediamo tra poco per le nostre impressioni finali. Ciao. Questo bloopers alla fine così. Cosa dobbiamo dire? Allora, rieccoci tornati dopo questo gameplay pasticcioso e pasticcione. Ora parliamo un po' del gioco, ovviamente in base un po' alle partite che abbiamo fatto. Ragazzi, ci sono 16 personaggi diversi e quindi comunque sia il gioco vi dà la possibilità di esplorare un po' di strategie diverse. Ecco, quindi noi attualmente abbiamo fatto qualche partita, io ho provato 4 personaggi e devo dire che il gioco comunque si sente un po' Sì, io la ho giocato differenza. più che altro in solo, poi È capiamo. vero, te hai fatto 4 partite in solo. Partiamo però come sempre da grafica, componenti e ambientazione. Ambientazione, tiriamo una riga sopra. I componenti, allora... Ma diciamo che i componenti un po' aiutano a Sì. percepire l'ambientazione perché Sì. comunque sono fatti con delle cose fatte tipo di formaggi, coni, Sì. gelato, queste cose. Sono Siamo tipo- non dei pasticceri, insomma. No, noi so, siamo è degli una- imprenditori che devono cercare di espandere il proprio impero in nel questo ramo della paese che pasticceria, costruisce le esatto. case con tipo i sacchetti del caffè, tipo i coni, queste cose qua, insomma. Esatto, dobbiamo essere i nuovi Gino Massale, in poche parole. No, però senza fare il negozio, ma facendo le case a forma di torta. Esatto. No, diciamo che ci sono veramente un sacco di componenti, perché i pezzi di legno saranno tipo 400 No, pezzi sì, di la legno, ci scatola saranno, ok? pesa un broccio. La grafica, allora, A me piace moltissimo. a me piace, ci sono alcune cose un po' piccoline, però il fatto che comunque sia le proprie planche sono molto grandi, No, più che alla altro fine... se devono fare le scritte anche grandi, le plans diventano come No, sul tavolo. infatti. No. Diciamo che è tutto leggibile e molte volte il fatto di avere così tanti componenti devi un attimo andare a vedere perché sai tante cose in piedi, però non è nulla di trascendentale. La prima ecco. partita, diciamo che dalla seconda partita in poi più o meno sai già cosa guardare, sai già Sì, tutto quanto, sì, quindi sì, cioè, è assolutamente. il bello che comunque l'iconografia è fatta talmente bene che l'assimili subito. Io anche quando ho giocato con Ivan che gli ho spiegato le cose, io pensavo ci fosse una spiegazione di questo gioco di 20 ore, in realtà in 10 minuti, un quarto d'ora ho spiegato il gioco e siamo andati lisci. Sì. Quindi questo vuol dire che comunque un gioco ha una grafica che aiuta anche insomma, ad apprenderlo in modo migliore, ecco. Sì, volevo dire una cosa sui componenti, ma lo dico nelle impressioni finali perché riguarda un po' anche il prezzo. Il prezzo è perché è giapponese. Il regolamento, allora noi abbiamo anch'io la versione spagnola, si trova su BGG la versione inglese con anche il Player ID che ho stampato e devo dire che il regolamento non è scritto male, nel senso c'ha comunque le sue
le sue esempi, è che ci sono comunque così tante situazioni che magari alcune non sono troppo approfondite, ma fortunatamente ci sono molte risposte degli autori su Sì. BGG. Sì, non è l'unica cosa, come dicevamo nel gameplay prima, Sì. che non sappiamo, ma in realtà poi logicamente ci arrivi. Sì, quando tu dai. giochi una carta che già paghi un broccio di soldi e devi pagare 5 o 3 risorse, 3 legni per costruire un edificio, noi diamo per scontato che quei 3 legni siano il costo dell'edificio, Esatto. capito? Non che sia un modo per costruire un edificio, perché altrimenti spendo la carta per fare l'azione, capito? Cioè, Sì, se no non ha senso spendere prima 18 soldi, poi cioè i miei 18 soldi, i miei 3 legni, alla fine ho uno sconto di 3 sì, è un modo pietre, alternativo cioè, per nel costruire un senso- edificio. La logica ci ha portato a pensare a questo. Sì. Poi, se non è così, se qualcuno sa qualcosa, ci avvisi, insomma. Non abbiamo tolto niente neanche scameggiando nel dark web, quindi... Esatto. Oh, abbiamo chiesto anche Elon Musk, ma non sapeva nulla. A Grok. esatto. Allora, per quanto riguarda invece la durata della scalabilità, allora qui entriamo un po' nella parte che poi dipende ognuno da che tempo fa, da quanto tempo ha. che ha su questo gioco, che per molti è un pregio, dipende Allora, dai giocatori che siete. io parlo della mia esperienza. Prima partita con la mia compagna, spiegazione più partita, ovviamente ogni tanto sfogliando la simbologia, dubbi e quant'altro, come le classiche cose che si fanno nelle partite. Abbiamo cominciato alle 10 di sera e abbiamo finito che erano quasi le 2 di mattina, quindi più o meno 4 ore circa, 3 ore e 3 quarti. Togliendo la mezz'ora di spiega, togliendo che magari la prossima volta guarderemo meno, secondo me si può arrivare anche a stare sulle 2 ore e 3 quarti in 2. Sì, io con Iva la prima partita abbiamo iniziato alle 9, 9 meno 9, abbiamo finito all'1. 3 ore. Sì. Più o meno la durata è quella. Quindi non vi devono spaventare i giochi lunghi. Ecco perché comunque per noi che siamo principalmente giocatori da 2 e questo diciamo è un ottimo gioco da 2 o in solo, per noi è Io oro lo che giocherei cola. più di 2 assolutamente, Esatto, quello è oro che perché cola. cioè, ragazzi, è un gioco che va a... Gli unici punti di contatto in questo gioco Sono le tessere. sono le selezioni delle azioni. Sì, e le tessere che vai a rubarti qua. Sì, le tessere che il gioco dice di metterle... Sì, uno per numero di giocatori in Cioè, realtà, sì. quindi vabbè, anche lì te ne fregherebbe perché ne abbiamo tolta una per dire vabbè, giusto per... Però attenzione perché in più giocatori ci sono anche delle planche in più delle azioni, quindi sì, l'azione copia, puoi copiare delle azioni già fatte se per caso si esatto, riempiono. quindi in realtà non è che vai anche lì a spendere chissà quante carte in più. Però sì, diciamo il punto di incontro principale è questo e cosa? Il race game per le milestone. Sì. Perché poi ragazzi le carte che avete sono vostre, i territori sono i vostri, le costruzioni sono le vostre, non c'è un'interazione diretta, c'è solamente indiretta nel prendere prima di un altro queste tessere, nel fare un'azione prima di un altro. Dopo lì lo spazio decisionale, sì, lo spazio decisionale carino qual è comunque sia. Magari sto ipotizzando una partita tra giocatori dove comunque uno dice cacchio tante belle carte le vorrei giocare però non voglio neanche essere l'ultimo a fare quell'azione per doverne giocare di più, quindi il trick qual è? Gioco prima la carta perché magari mi dà qualcosa che mi serve durante il turno o vado a fare prima l'azione prima che qualcuno me la rubi? Diventa lì l'unico trick alla fine. No, punti di contatto sono veramente pochi, cioè ne sono pochissimi, inoltre stavo anche pensando che cioè, l'unico anche arrivare in fondo ai tracciati ci può arrivare solo se il primo che arrivi sì. hai un bonus. Però magari è anche vero che lì in 2 ci si divide, cioè magari uno sì. fa una cosa, l'altro fa l'altra. Cioè se io vedo che tu stai andando forte nel latte, magari vado a fare conigli, non lo so. Sì, poi il regolamento anche lì dice sempre appena avete con un dischetto selezionato l'azione, l'auto può iniziare a giocare. Per dirti quanto... Cioè, ad esempio, io sono una persona che non perché non mi fido della gente, però mi piace guardare cosa fanno gli altri, esatto, per capire il ragionamento che si fa, no? Certo, uguale. Se no gioco da solo, faccio esatto. il solo. Accendo la PlayStation. Il solo è bellissimo perché cosa cambia nel solo? Cambia che non ci sono le milestone, non ci sono gli obiettivi, non ci sono questi di fine partita e hai 2 mazzi di carte A e B che tu giri e vai a mettere dei tappi sulla... Basta, per il resto di fare la tua partita. E non cambia niente dal gioco in multiplayer. Sì. Io questo gioco in 4 giocatori non lo giocherei mai, ma non ha senso, non ha proprio senso.
giocare in Anch'io. 4 Cioè, giocatori. se devo giocare con qualcosa che ha visto che questo qui va a prendere comunque delle meccaniche, no, un po' anche magari da Terra Mystica, il fatto No, che Terra comunque Mystica, Terraforming Mars, esatto, cioè, le piuttosto mi tue- gioco Clans of Caledonia che magari ha qualcosina che può ricordare, però è un gioco più veloce, un po' più elegante, si può spiegare, lo puoi giocare anche in 4 quello, ecco. Ovvio che sono feeling a lungo andare diversi, però qualcosina ci può essere. Quindi diciamo che la durata è quella, anche se giocato in 2, e la scalabilità per noi è Secondo me in ottimo. 2 quando inizi un po' a conoscere il gioco, ad esempio già dalla seconda partita il regolamento non l'ho più aperto, no? Sì, sì. Giusto il play Adesso rate per stasera capire. eravamo un'ora e mezza al terzo Sì, round, sì. quindi magari in 2 ore, un'altra ora lo finivamo. Sì, sì, sì. Ma giusto il player perché poi stasera siamo andati lenti a spiegare le Sì, cose, perché se siamo io e te e basta, sì, cioè giochiamo tranquillo. perché abbiamo un po' di partita alle spalle. Sì, giusto il player rate che magari se io l'avevo Sì. stappato, poi abbiamo skippato una settimana con i miei amici del lunedì che non sono potuti venire, quindi me lo sono trovato qua, sai che cosa, mi faccio un solo, porca puttana, mi sono fatto 3 giorni, 4 partite in 3 giorni, perché è veramente divertente, cioè, il gioco Sì, è è divertente, Sì. perché devi stare lì a, però cioè, è un solitario, cioè, Sì, quindi se non vi piace quella tipologia di gioco, cioè, ad proprio esempio, l'altra skippatelo sera forte. abbiamo giocato a Crystal Palace, lì sì che sulla selezionazione c'è da sudare, perché literalmente proprio è una guerra fredda, cioè stai male a un certo punto. Qua dice, vabbè, Ivan mi ha messo, sì, anche Ivan, sto giocando con lui, Davis mi ha messo un dischetto qua, ok, per fare colazione devo spendere 2 carte. Poi, se Davis me ne mette anche un altro, è una rogna, perché devo fare questa azione 2 volte, me lo mette 2 di fila, inizia a diventare un po' una rogna. Però boh, c'è questa azione qua che dici, vabbè, prendo un dischetto in più, gioco una carta, metti che... Però in 2 non si fa quasi mai questa azione. Ecco, forse magari in 3 o in più, però ci sono delle plancette in più, in 3 giocatori che ti fanno copiare un'azione, cioè ti dà sempre il modo di fare le cose, Sì, capito? Quindi non è esatto. una selezionazione cattiva che proprio è impestata, semplicemente scegli cosa fare. Cioè. Sì. Quindi sì, se cercate qualcosa di molto più interattivo, questo gioco skippatelo, No, e soprattutto se cercate qualcosa di più veloce. Per quanto riguarda invece la variabilità e la longevità, secondo me non stiamo messi male, perché comunque sia, tu hai 16 personaggi, no? Un po' come Terraforming, sì, come Terra Mistica, dove ogni personaggio performa meglio facendo una determinata cosa. Sì, ti dà uno scoring diverso quando Aggiuntivo, tu passi, quindi esatto. anche passare, appena tu riesci a fare quella task, mettere giù l'edificio a cono, passare ti dà comunque dei punti vittoria se riesci a fare quella cosa, ecco. Quindi, Non solo, però ti dà anche delle abilità passive, perché ad esempio io adesso stasera non avevo delle abilità se non quella di comprare 2 al sì, posto di... Però l'altro personaggio che ho usato l'altra volta, che era Sabrina Chocolat, praticamente lei a parte che tu hai 3 cubetti sì, e in base a dove sei nel tracciato del lievito, se sei arrivato al 3 piazzi lì e prendi un grano, se sei arrivato a 5 piazzi lì e metti un ponte, se sei arrivato a 9 piazzi lì e fai un avanzamento nel tracciato. sì. Ma se tu sei a 9, tu ogni round lo fai tutti e 3. Quindi io ero partito a manetta su quel tracciato lì. Quindi Sì, diciamo ce n'è una che che puoi scartare un cubetto una volta per round per fare tipo 3 risorse, cioè ti sì, sì, danno delle danno tante cose, cose. quindi capisci bene o male anche a dove puntare, perché non potrai fare tutto, ci sono troppi tracciati, poche risorse, all'inizio ci sono troppe cose da guardare, quindi devi capire subito, guardando qual è la cosa migliore, guardare il tuo personaggio, guardare le milestone, guardare gli obiettivi, mixare le cose e dire ok, mi conviene fare questo. Ovviamente Poi non lo capirete la prima partita, ma la prima è un le cose da rodaggio, fare sono mettere sono giù quelle. esagoni, collegare con le strade e fare edifici, quelle sono le cose che Esatto, poi ti dopo danno. quello che va a fare la differenza sarà quanto andrete avanti nel tracciato del latte, se punterete a fare coniglietti, in base a quei tracciati lì, ecco. Diciamo che la variabilità dà più che altro le Le carte, carte. queste sono le carte che ci sono, adesso per impostare sono di più, queste sono le carte che ci sono E sono tutte diverse. e sono tutte diverse, quindi a seconda di Sono quello che ti 250 arriva, carte. sì, quello che ti arriva in mano, dici, ok, ho queste carte in mano, vado da una parte piuttosto che un'altra. E sono quelle che sono la variabilità poi del gioco. Le carte ti danno la possibilità di avere income, ma di avere anche rendite continue se le installate, quando le attivate, quindi anche lì servirà capire cosa volete giocare e i tag che vorrete tenere, perché magari ci sono anche delle carte che se arrivano più avanti, tipo no, con quella carta per ogni torta che hai metti giù un ponte. Pensa se Alex aveva già 6 torte, buttava giù 6 ponti,
arrivava già dall'altra parte della mappa, ecco, per Sì. dirsi. Quindi, Poi fatto non c'è tanto nessuna bene. carta, una carta che è più brutta di un'altra, No, no, sinceramente. Cioè, no. nel senso, alcune ti servono più in quel momento, altre ti servono in altri momenti. Però le carte che costano tanto ovviamente danno di più, le carte che costano 4 o 5 danno di meno, Certo. cioè è normale che dici, hai tutte le carte, io avevo tutte le carte di 18, 16, 20, però mi danno tante cose, quindi ne giochi una fatta per bene, Sì. oppure ne giochi tante così a cavolo, Sì. anche perché giocare una carta in azione e comunque giocando una carta sprechi un'azione da far qua, quindi... Assolutamente sì, eh, assolutamente sì. Niente, adesso se vogliamo già passare alle impressioni finali. Allora, io come punto che lo metto negativo è questo qui. Io all'epoca il Kickstarter lo skippai per il prezzo, secondo me, esagerato. Esagerato perché parlavamo di 120 euro Kickstarter, più ovviamente le tasse e la spedizione. Per me era un po' tantino. Vedendo che poi la Devir l'ha portato in Spagna, Alex l'ha trovato a 60 euro mi sembra. no, almeno 54 euro. Io l'ho trovato a poco più di 60 euro ed è lo stesso copia del Kickstarter. Cosa cambiava? Che c'era l'upgrade pack, che praticamente non è altro che invece di avere i coni gelato, o tutti i 16 personaggi hanno un token di legno diverso. E in più c'erano tipo le serigrafie, Il tray per questo. il tray per quello, qualche serigrafia in più nel legno. Sì. Non ho cambiato. Ecco, l'ho visto comunque sotto prezzi tipo in inglese, comunque ha mantenuto quel prezzo alto, Sì, molto sì. alto. Non so come mai in Spagna, si vede che la Devi Rabo. E in Spagna l'ho visto così basso, quindi non mi stupirei se comunque quando uscisse con Devil Italia costasse di nuovo sui 120 euro. Però, Ma non esce con Devi Italia. anche questo su me. gioco. Però, siccome il gioco è indipendente dalla lingua e i nomi che ci sono sulle carte sono nomi di pasticceri e i nomi che avete sul personaggio, cioè se si chiama Carmen Miel o In spagnolo Carmelo Miele, sarà Honey, Carmen sì, Honey, in inglese. no? In Cioè inglese. non mi cambia niente, capito? Quindi il player D lo posso scaricare, posso anche tradurmelo. Io penso che prendere questo gioco a 60 euro, se piace, sia un grande affare, comunque per i componenti che ci sono, ma non ci avrei comunque mai speso più di 80 euro. Ecco, poi per carità di roba ce n'è, però ecco, anche per magari il quanto riuscirò a intavolarlo, ok? Perché comunque ti spende tanto tempo, ok? Secondo me se ti fai un solo diventi Ecco, è più facile che me lo... diventi addicted dal solo. È più facile che me lo... Avendo i bimbi è più facile che magari, sai, mentre dormono comincio una partita, poi la mando avanti, che adesso purtroppo 3-4 ore dietro fila faccio fatica, solo quello, ok? Un po' tutti, penso. Però, ecco, a parte questa cosa qui, mi sono ricreduto anche su questo gioco perché nella prima partita ne avevo parlato con Alex, avevo notato un paio di cose che non mi erano piaciute, ma probabilmente è stato dovuto al fatto che la mia compagna aveva preso il gioco più come gioco di carte, quindi lei aveva giocato molte carte lasciandomi a me molta spaziazione e quindi io ero riuscito in una partita a fare tutti i coniglietti e essere arrivato in fondo al tracciato dei coniglietti, che quindi sono 7 per 9, 63 punti. Quindi quella partita era finita che ho fatto quasi 300 punti, ecco, 268 mi sembra. Poi in realtà dopo lei ha capito, si è riassestata la cosa, la volta dopo ho fatto molto meno, ecco, quindi diciamo che dipende molto anche da cosa fa l'altro, quindi devi stare Sì. attento. Però il comune denominatore che direi per questo gioco qui, per quello che mi riguarda, è il divertimento, perché comunque il gioco non inventa nulla, se cercate qualcosa di originale andate altrove, però quello che fa questo gioco è che troverete delle meccaniche, se siete giocatori di vecchio stampo, che avete già visto in altri giochi come Terraforming Mars, Terra Mistica e altre cose. Comunque sia, c'è la parte degli esagoni che vi può ricordare anche qui la Borgogna, insomma tante piccole cose che unite insieme creano appunto un flusso di gioco che comunque sia è tutto amalgamato, perché qui questa volta non parliamo di minigiochi, parliamo comunque di un unico gioco, Sì. e dove ogni cosa serve per l'altra, quindi già il fatto che sia tutto così amalgamato, ogni tanto abbiamo già tanti giochi Alex in collezione dove c'è tanti piccoli minigiochi, a volte è bello anche avere un qualcosa così di corposo dove è tutto unito, no? Quindi per quello che mi riguarda il gioco è molto divertente, ripeto, dura un po',
e se riuscite a trovarlo vi consiglio di prenderlo in spagnolo, però secondo me poi vi trovate davanti a un gioco che fatta la prima partita vi dà gusto quando cominciano a entrare quelle combo, perché comunque il gioco è anche stretto di risorse inizialmente, e trovare la pianificazione giusta per me vi darà un gran senso a fine partita e vi farà dire facciamone un'altra. Sì, anche perché per fortuna con queste planche, che sono il lato A e il lato B, sono 5 planche, anche se è per 4 giocatori, quindi avete 5 planche diverse e secondo me la plancia che tu scegli anche del lato B, che è tipo una diversa Sì, dall'altra, se le scambiassimo tu comunque riesci a sbloccare le cose in modo diverso. certo, Quindi già anche lì, dai, c'è... c'è un po' di Allora, realtà. in una marea di giochi che esce adesso, secondo me, un utente deve anche un po' scegliere quello che gli piace vedere sul tavolo, no? Assolutamente. Questo da vedere secondo me è bellissimo, Sì. è una roba proprio bella, proprio già è bello da vedere. Sì. Ripeto, come diceva adesso, non inventa niente, va a fare il suo compitino fatto per bene. C'è questa cosa bella, secondo me, dei tracciati, E la dove tu a un anche certo bella. punto, sì, la situazione è normale, però i tracciati tu ti vai un po' devi andare a cucirti sartorialmente il tuo punteggio, secondo di cosa fai durante la partita. Ora, spiegare, giocare è un po' un casino, quindi facciamo sempre delle cose subottimali, però nelle altre partite che ho fatto, dove avevi anche un po' il tempo di pensare, infatti secondo me questo è un bellissimo gioco in solitario, proprio bello, 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 e Devi prendere il tuo tempo. quello che cambia nella selezione azione lì, quando tu selezioni nella plancetta lì, di bonus da ottenere, cambia che tu ti sposti e lui si sposta dove eri tu prima. Quindi ti va a negare la tua azione che hai fatto per 2 turni, quello che cambia nel solo. E quindi lì hai veramente tempo di pensare, di studiarti proprio i tracciati, di cosa vuoi fare. Già che in 2 giocatori è un po' un casino perché sai, non vuoi far aspettare 2 ore l'altro giocatore. Comunque, secondo me, se vi piacciono i giochi in solo, adesso spendere 100 euro per un gioco in solo è da matti. Però Oddio. questo è a... Se uno gioca tanto, Cioè, io gioco anche tipo Ark Nova e mi faccio dei solitari assurdi perché è un gioco anche che lì devi stare molto a pensarci, perché hai delle carte in mano, dei tag da vedere, delle cose da vedere, e anche Ark Nova in 4 non ho mai giocato in 4, No, ho sempre giocato in 2 al massimo. E questo mi dà quelle vibe lì, come Ark Nova. E ci vuole calma, ci vuole pazienza, e quindi 4 giocatori per me, a meno che non mi piace giocare appunto ognuno per i cavoli suoi, uno seleziona l'azione, poi parte l'altro, poi parte l'altro, però comunque devi aspettare, perché se uno parte, seleziona l'azione, l'altro parte, seleziona l'azione, l'altro parte, e quello ancora deve finire, cioè in qualche modo, cioè dobbiamo pure aspettare. Ma in 4 giocatori ci vogliono 6 ore, ci vogliono, anche se sai giocarlo. Quindi vabbè, io lo trovo un gioco, anzi grazie Mattia che ci ha dato questo suggerimento, perché sì. io avevo proprio skippato Sì, anche io l'avevo skippato. completamente perché avevo appunto paura che fosse un po' more of the same. Poi dopo, E anche per il prezzo. se Mattia te lo dice una volta, boh, se inizia a dirlo 2 o 3 volte, inizia a insistere, io mi fido perché alla fine abbiamo i gusti molto, molto simili su certe cose. E quindi vabbè, ci siamo cascati tutti e due ed eccoci qua. E per fortuna. Ci Sì, siamo sì, cascati di nuovo. Adesso uscirà, ci sarà un nuovo Kickstarter della casa dello Cibacoia che si chiama Rosa, il gioco. Bisogna costruire questo giardino di rose, ma ci sono dei robot, a me già mi piace la cosa. E diceva Davis Insieme si usciranno 2 nuove come se espansioni, ne fosse bisogno di espandere sto gioco. Halloween e qualcosa che riguarda la primavera, perché diciamo che l'unico feedback che hanno negativo che hanno dato al gioco appunto è che per alcuni è negativo, per altri può essere ovviamente positivo, che è un gioco senza interazione, e queste 2 espansioni hanno detto che andrà a aumentare notevolmente l'interazione tra i giocatori. Quindi, Tipo, non so, vediamo. bombardi la città di un altro. Ma che bello è, ti immagini? Una mini catapulta. Guarda, che non ci sia interazione a me fanno un favore, quindi non ci sono problemi. Beh, sarebbe bello se magari si trovassero non una variante breve, però ecco qualcosa per velocizzare magari a volte il gioco, non so, Tipo una sorta di prelude di Terraforming Mars che ti dà già esatto, delle cose un costruite. boost così, sì. Perché alla fine poi il primo round è anche veloce perché non puoi fare nulla. È solo il quarto e il quinto che... Lo so, però il primo round è divertente perché comunque ti inizia un po' a costruire Sì. le fondamenta, Si no? fa un po' Cioè, qualcosa, sì.
poi capisci come funziona un po' il tuo personaggio, inizi un po' a ragionarci, vedi le carte che c'hai in mano, quelle che vuoi scartare. Cioè, boh, secondo me questo è un gioco da DPA con molta calma. Infatti, proprio il solitario è perfetto. Infatti, provalo perché ti renderai conto che veramente se stai lì a rilassarti per un paio d'ore sei contento perché comunque. E poi posso dire, finalmente un gioco con i round finiti. No, che bello, Non sì, con sì. un indeterminato numero di round che dopo un po' anche perché non ci guarderà nessuno, è autori, basta con sta cosa del numero di round che si scatena il gioco, anche Ostia, il gioco di prima, sempre dello Cibacoia, anche lì ci sono, se finiscono le anfore, se questo arriva qua, se questo arriva là, ma dovrà pensare a queste cose quando gioca. Io voglio avere tipo 5 round, so che in 5 round devo fare il mio gioco. A me sta cosa dei round indefiniti ma mi fa venire un nervoso, guarda che è assurda sta cosa. No, Cioè, non so ne come, stanno facendo troppi. ma è la tendenza che ultimamente c'è di brutto, cioè infatti ho detto Esatto. basta, Una volta basta, non esisteva sta basta roba. sta roba qua. I round sono essere finiti, boh, uno deve sapere quando finisce il gioco. Esatto. Round. Comunque, tolto questo round finale, il gioco comunque penso si sia capito che ci è piaciuto. Qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, chiedete pure qui sotto senza Grazie al problemi. ragazzo spagnolo che me l'ha venduto a Esatto. buon prezzo. Esatto, Si grazie. chiamerà José, sicuramente. Grazie Wallapop per regalarci queste cose della Devir a poco prezzo. E ovviamente io sono curioso, visto che mi ha messo anche qui il pallino Alex, di provarla anche in solo. Così almeno ho tempo, posso lasciarlo intavolato anche se si sveglia No, qualcuno fallo e perché continuo a farlo. veramente- Qualsiasi cosa, come sempre, potete scriverci tranquillamente. Noi, come sempre, vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto del video. E noi, se non arriva i Gino Massari da dietro a volerci sì. distruggere la nostra città, ci vediamo al prossimo video. C'è un movimento di gatto oggi. Ciao! Ciao ciao!